Io lo so che vi siamo mancati, ragazzi, lo so che vi siamo mancati e lo vedo dalla valanga di commenti che già avete scritto. Una cosa meravigliosa, addirittura c'è Ross23 che dice di essere arrivato in anticipo. No, Peppe, io non ho mai visto tutta questa partecipazione prima ancora che i nostri faccioni comparissero. Ma è vero, oggi sono forse perché siamo mancati un pochino. Vedi, allora, quella si chiama, è tipo una sorta di terapia. Uno si assuefa a una cosa, poi gli viene tolta, va in astinenza e poi ricompariamo come dei buoni samaritani, vedi? Noi siamo buoni nei vostri confronti, torniamo, non vi preoccupate, non ci perdete. Semplicemente un lunedì è stata Pasquetta, l'altro lunedì il buon Peppe era fuori regione. Eh sì. Ebbene Diciamo, sì. Ma tecnicamente lunedì innanzitutto stavo a ancora proposito. in campagna, ho attraversato l'Italia, ho attraversato lo Ah, vero, stretto. giusto. Era immigrazione. Peppe stava migrando barra emigrando. Allora, innanzitutto buonasera Peppe. Buonasera, buonasera. Oh, buonasera. Cioè, sono ben 3 settimane che non ci vediamo. Eh sì, Auguri di buona Pasqua fatta a te e a tutti voi. Questo è importante da dire. Vi siete ma fatti come l'accetta, come si suol dire a Napoli? c'è stato il 1° maggio, ci sono state tante cose. Di tutto, di tutto. Ma io leggo anche un po' di commenti qua. Innanzitutto, vabbè, Madalindriga ci saluta già, dice buonanotte, ma perché poverino ha dormito 3 ore e mezza. Lo capisco. Madalindriga, se starei vedendo questa live in replica, questa live in replica non si può sentire, diciamo questa trasmissione in replica, allora vai sereno che non ti preoccupare, poi ti farai 2 risate. Prometto, prometto perché già ho capito l'andazzo nel nostro briefing pre-live. Io ho già capito come finirà questa sera. Il buon Peppe già ride perché finirà malissimo, io già lo so. Poi, buonasera da Flavio29, sera da parte di Akira, che tra l'altro ha lanciato anche una sorta di flame, perché ci dice, mi ha detto Lewis che se volete far passare anche voi. Peppe, sai che mi è arrivato qualche spoiler? Vabbè, ma ormai arriva, ormai stai entrando nel circolo dove ti arrivano le informazioni della Formula 1. Una volta non ce lo dicevi Che cosa, mai, ho saputo questa cosa. che cosa brutta, evidentemente gli algoritmi stanno credendo che io mi interessi alla Formula 1. Sei stato indicizzato. Probabilmente. Eh sì, purtroppo mi sono fregato con le mie mani. Ci dovrebbe essere un video, vedi in questo momento. Poi c'è Antonio Tretti che dice: No, ma non ti posso vedere con questi occhiali. E oh, no, allora io non potevo mettermi le lentine giusto per la live, visto che non le tenevo da stamattina che sono andato a Roma a ritirare una macchina. Ho detto, vabbè, dai, faccio la live con gli occhiali molto nature. E c'è Giulbis che dice buonasera, Mario Orlacchio, buonasera a tutti ragazzi, per 100 anni auguri anche a te Claudio, auguri. E qualche spoiler dell'F1 Lego intendi? Queste pure le ho viste, infatti ho condiviso col buon Peppe Sì. qualche video, perché mi sono divertito come un pazzo a vedere queste cose e ammetto che sono sempre stato curioso di provarle. Cioè, come deve essere guidare una macchina Lego? Al netto della Formula Student, no Peppe? Perché già la monoposto più o meno Mm. ti dava quella sensazione di instabilità ai primi tempi, ok? Però, chissà. La velocità pure quelle. Com- Ah, poi questa è ancora più cattiva della mia, Peppe, questa è ancora più. Allora, ricordiamoci che io la prima monoposto di una corsa l'ho guidata a mia insaputa col telaio scollato sotto al culo, eh. Ricordiamoci questa cosa. Quindi più Lego di quella, cioè, non lo so, No, quella Voglio di segnalare Lego era questa più cosa. solida. Probabilmente sì, anche perché ho visto che hanno impattato e sono rimaste integre, Sì. quindi ci sta. Cioè, però avremo modo di parlarne dopo. Perché? Allora, come avrete visto su Instagram, come avrete visto nell'evento su Facebook, stasera è una serata particolare perché stiamo continuando il nostro filone dell'invitare degli ospiti eclettici. Ok? Potremmo dire degli ospiti eclettici. No, comunque me la sto prendendo veramente alla larga questa cosa. Avete saputo tutti quanti, no? Che stasera vi ho spoilerato che ci sarebbe stato un ospite che sta aspettando comodamente nel dietro le quinte, ascoltandoci, probabilmente girandosi i pollici come quando si chiama alla radio, prima di nominarti, sai, devi stare là zitto a romperti un po' le balle, perché abbiamo detto, ok, sei collegato, noi ti teniamo pronto, Peppe già ha la schermata pronta, ma cominciamo noi due come nostro solito. Allora, Peppe, lo vuoi introdurre tu o lo introduco io? No, no, vai, introduci, introduci. Vado io. Io tengo la Allora, schermata pronta. Peppe col ditino caldo
Peppe, Beh, io lo so chi è l'ospite, dice Antonio Traetta, e vabbè. No, ma in realtà poi l'ho spoilerato, nell'ultima live di oggi pomeriggio, cioè nell'ultima storia di oggi pomeriggio su Instagram l'ho spoilerato. Comunque, anche se non credo che si riferisse esattamente all'ospite preciso Antonio Traetta, perché mi prendeva un po' in giro su questa cosa. Allora, io stasera do ufficialmente il benvenuto nella puntata. Oh, Peppe, se stai col dito così, io comincerò a tirarmi così tanto a lungo la presentazione che non te lo faccio no, premere. la cosa bella è che il mouse sta qua dietro, però faccio finta di premere, capito? Ah, ok, Finta di premere giustamente. un bottone. Ok, ci sta, ci sta. Questo, Vai. questo pure mi piace come cosa. Allora, do il benvenuto ufficialmente questa sera alla live numero 139 di Motorcast a un mio collega, Marco Paternostro. Ciao Marco, buonasera. Eccolo, Buonasera. ciao. Ci sei, ci sei. Marco, sei finito anche tu in questo calderone della live di Motorcast. Eccellente. Non vedevo l'ora. È vero perché ne abbiamo parlato varie volte nel mezzo degli eventi. Oh Marco, ma devi venire, ti devo ospitare in Esatto. live. Ce l'abbiamo fatta. Purtroppo non sono Taylor Mega come voleva Kira. Però Eh, biondo anch'io, dai. beh, avete già qualcosa in comune. Esatto, Avete già esatto. qualcosa in comune. Allora, Marco, io ti ho presentato semplicemente, diciamo tra virgolette, come mio collega, ma raccontaci un po' di te a questo punto. Non mi fare Eh, quella cosa tipo alcolista anonimo, ciao, sono ciao. Marco. No, no, no. Allora, diciamo che abbiamo un percorso molto simile io e te. Io ho iniziato Vero. leggerissimamente prima. Ecco, vedi, dice va bene lo stesso, perfetto, bravo, Va bravo Akira. bene, però non so quanto possa convenire questa cosa, eh? Voglio segnalare. Ai. Lo scopriremo più tardi. Esatto. Però allora, per parlare di auto, Marco è più, diciamo, è più idoneo di Taylor Mega. Poi dipende di cosa si vuole Spero, parlare. spero. E vabbè, magari lei ne avrà provate tante in altro modo, che ne sai? Esatto. Infatti quei test sarebbero da introdurre, capito? Anche questi un po' alternativi di vivere l'auto in un altro modo. Però chissà, chissà, dovremmo Ma aprire un canale apposito. sai che se non sbaglio qualche nostro collega ha scritto, allora, quello ci sono vari libri, qualche nostro Sì, collega pure il ha scritto qualcosa. Karma Sutra. Il Kama Smart. Sì, esatto. Che il Kama Smart, poi aspetta. Noi A abbiamo avuto proposito, l'ultima puntata con la Smart Roadster, l'ultima puntata della prima è- stagione, diciamo, del primo anno di live. esatto. Avevamo finito parlando di cose nella Smart Roadster, E di che penso cosa sia si il può posto fare più nella smart? scomodo dove È poter comodo fare. perché si apre e quindi hai più spazio, puoi stare anche in piedi, Esatto, tipo bravo. biga. Questa cosa è meravigliosa. Ma guarda che io stesso correva, non mi ricordo se il 2014 o il 2015, ma ho scritto un articolo su come fare e a cosa stare attenti quando si Sì, fa in sì, mi auto. ricordo, mi ricordo, mi ricordo. Che Eh, peccato quel sito è stato, diciamo, poi è andato in liquidazione, è stato sì, venduto e così via, si è perso l'archivio. dovevi farti una copia. No, no, ma ce l'ho. Ah, Chiaramente. bravo. Ed era anche con uno stile abbastanza impertinente, devo ammettere che ogni E tanto allora rileggendolo. ricaricalo da te, Infatti sì, ci devo provare con questa cosa. tipo un 1° aprile, lo butti là così e poi rimane. E così te la giochi qualsiasi cosa se dovessero avere da ridire, toh, ma era uno scherzo del 1° aprile. Tanto sempre di pesci si tratta, quindi. Beh. E Comunque vedi, io stiamo l'ho detto, iniziando io l'ho benissimo. No, ma detto che promette stasera finiva benissimo questa malissimo. live. È già la fine. Allora, ma voi Ci avete abbiamo provato idea a fare i seri. che io e Marco qualche volta abbiamo fatto equipaggio Esatto. durante gli eventi di stampa? C'è una foto semiseria. Ci sono N foto e soprattutto mi pare, Peppe, abbiamo parlato qualche settimana fa di quando a un evento Opel abbiamo provato tramite chat GPT a far cambiare nome alla Sì, macchina. sì, 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 me lo Sì. ricordo questo fatto Esatto. che poi alla fine ci siete riusciti.
Esatto, Ovviamente. l'artefice è qui presente assieme a noi. Ecco, ok. Esatto. Adesso si chiude il cerchio. Esatto. Diciamo che io punto sempre a chiamarla Jessica, ma sulle auto non vuole, quindi in quel caso era una Opel, restava Opel. La prima implementazione che c'è stata era con Peugeot, ma lei amava definirsi Peugeot. E Ciao, sono io, Peugeot. ciao, sono Peugeot, il suo Che assistente sembrava più un Peugeot. Pokémon che una Sì, auto. Esatto. esatto. E a me piace farmi chiamare signore e quindi alla fine gli ho detto chiamami mio signore e lei mi ha detto ciao, sono Peugeot. Cosa vuoi sapere mio signore? E è andata avanti così. Però su Opel invece siamo riusciti a farle cambiare nome. Opel poi perché era un anno dopo praticamente, quindi Sì. poi cercando di forzare il sistema ci siamo riusciti. Alla fine tutto sta nel trovare la chiave giusta. Se vedi Bravo, è un po' come le donne, devi saperle prendere dal lato giusto. Guarda, Giustamente io stavo cercando di usano fare un voci paragone. femminili apposta. Esatto, io stavo cercando di fare un paragone un attimo più, diciamo più, come si dice, più ortodosso con Alexa, sai che Sì, quando devi sì. cercare qualcosa devi trovare la formula giusta. Ma che è quella Mhm. cosa dell'ambipurbagno sulla televisione Pubblicità, dietro a te? pubblicità, Posso pubblicità. capire questa Adesso cosa? stacca, adesso stacca. Sono le mie Come- prove, ma a parte la pubblicità di YouTube qua, questo Mio è... Dio. Giustamente gli argomenti si fanno pesanti e quindi è meglio dare una pulita, vedi? C'è una Giustamente. macchina, vedi? C'è una macchina. Questa l'abbiamo provata? Non lo so, che La roba è Volvo. 60, cos'è? Volvo 60 sembra. No, io Volvo niente. No, No. sì, questa è la 40, sì, sì, XC40. provata, provata, No, io provata. no. Ce l'avevamo No. l'altro giorno, tra l'altro. E tra l'altro vedo un po' di commenti che c'è Mario Orlacchio che dice: Ma Claudio ha cambiato studio o sbaglio? No, in realtà è sempre lo stesso. Adesso non so da quanto ci manchi, È è sempre lo arricchito. stesso. Esatto. Ho messo un po' di lucine in giro e ho cercato di, diciamo, organizzare più che altro le cose in modo differente. E c'è Street Photo Mike che dice: Buonasera a tutti ragazzi. Ciao Street Photo Mike, buonasera. E Ross che dice: La mia non ha l'intelligenza artificiale, già tanto se capisce l'italiano. Uh, spoiler perché Marco potrebbe non saperlo. Ross ha una BYD Dolphin. Ah, BYD, sì, a volte parla inglese. Beh, sì, di tanto in tanto. Poi c'è Jules Beast che dice: Bella l'Opel, l'auto preferita dai cinesi. E c'è Luca Di Costanzo che dice: Buonasera, tutto bene? Ah, bombissima, Luca. Siamo partiti veramente a cannone questa sera. Diciamo anche in modo anche un po' preoccupante da alcuni punti di vista. Che allora, spoiler, io ti dico una cosa, Marco. Noi abbiamo delle domande per te. Che il buon Ecco, Peppe ha buttato giù, che sono non già da peggio solo. di come abbiamo iniziato. Sì, sì, Non sappilo. da solo perché tu facevi tipo Diavoletto dietro che suggerivi. No, no, me ne sono stato No, no, buono. no. Oh. Me ne sono stato buono. Non ho infierito se non nei 5 minuti prima che ti collegassi. Quindi non ho infierito. Mi sono bastati 5 minuti per fare abbastanza lo stronzo, però diciamo che sono delle domande che abbiamo, Peppe, come possiamo dire, abbiamo elaborato in una via del tutto nuova. La Sì. parola elaborato è casuale. Sì, sì, in questo caso era casuale, dai. Casuale, casuale. Sì, però allora a Ah, questo punto ti stavi presentando, dai, parlaci un po' della tua sì, sì, carriera. sì. Ah, diciamo che la mia passione per le auto nasce fin da bambino dove già quando prendevo il biberon, diciamo, un po' andava nel motore delle macchinine modellino, un po' lo bevevo io, quindi diciamo era destino, no? Un po' segnata Il questa cosa. refueling. Il refueling, esatto, esatto. Diceva un po' e un po'. E dopodiché, appena fatta la patente, ho iniziato. Eccoci qua insieme, vedi, in Eccoci, questa eccoci. foto Tra l'altro memorabile. molto più giovani entrambi, eh? Sì, Molto più sì, giovani sì. entrambi. È stato un bel inseguimento qua, guardi e ladri. Questa è stata invece l'auto più difficile da provare, come puoi vedere. Immagino. E Per le questa è la tua dimensioni, per le invece. dimensioni. Questa è Questa una delle invece mie, sì, sì, qua è Imola, Imola, non lo so se non me lo dici tu. Imola, Imola, Imola. Però i Acque cordoli con minerali, la acque bandiera minerali. italiana.
Ah, ok. Sì, perché i cordoli con la bandiera italiana sono a Imola. Questa era una Vabbè. 500 con motore Ducati che come vedi stava su 3 ruote. Vabbè, come la Giulia. Sì, Come la esatto, è quasi la stessa inquadratura. Qua una Mito che ho partecipato al Time Attack Ah, Italia, ah. Vabbè, potrebbe ma noi stare anche qualcos'altro. ovviamente stiamo vedendo delle foto di un settore specifico. Automobili, ovviamente. Al netto delle Il automobili, tuo dico di un stesso settore. Qua la targa Florio. hai ragione, non è il settore, di una rivista specifica. Di una rivista specifica, sì, in quel caso sì, rivista Elaborare, che diciamo da appassionato lettore un giorno sono stato contattato e alla fine mi sono ritrovato dentro e poi ci siamo anche conosciuti lì. È vero, perché alla fine te poi ci siamo conosciuti in redazione. Sì, Siamo sì, conosciuti sì, sì. non mi ricordo se in redazione o a Forse qualche giornata direttamente di in test. pista, sì, mi sa direttamente in pista. Forse sì, forse sì. Forse sì. Tu poi, vabbè, tuttora sei passato su News Auto, Sì, diciamo come volto principale. Di tanto in tanto compaio anche io che ho ripreso a collaborare sì, da ormai quasi un annetto, tra da l'altro, maggio, da sì, sì, giugno dell'anno scorso. sì, sì, sì. Queste sono le mie foto cazzate in pista. Questo è Valle, sì, questo è Di Valle Lunga. cazzeggio, sì, queste palle Sì, lunghe. sì. Ma quanti Alterno, anni sono che alterno. collabori con Elaborare? 12 anni, 12. Io sì, ho cominciato nel 13 mi sa, col web. mhmm, okay. Quindi lo Eh, stesso anno e poi mi sì. sa dal 14 ha iniziato No, dal fisicamente 15 proprio su in pista. cartaceo. Eh, Dal 15 sul cartaceo proprio. E invece dal 13 sul web. mhmm, Sì. Allora aspetta, leggo anche un po' di commenti perché io non so se voi, Peppe, io non so se tu hai fatto caso ai commenti, ma si Sì, stava degenerando anche lì. sì, Si stava de- su si stava Opel. allora, Allora, ti- vai Peppe, le lascio a te no, queste cose. allora ha cominciato Bella Lopez, l'auto preferita dai cinesi, perché? Perché? Perché la usano per tutto, o per andare al mare, o per andare in montagna. Scusate, mi vergogno di me stesso. Bellissimo. Come vedi, anche il nostro pubblico ha un certo livello. Sì, Anche, elevatissimo. anche Voliamo Ma Akira, altissimo. anche Akira si risponde, adegua, si adegua a ciò che facciamo, capito? anche Akira risponde, Esatto. peggio della panda, panda a mare, panda in montagna, panda, puntini, puntini, Affan. puntini. Fan è inglese, inteso come No, ventola, chiaro. no? È Inteso chiaro, è come chiaro. sì. Perché quella c'è la panda di Gordon Murray. Bravo, bravo, c'ha la ventolona dietro. La la nota panda di Gordon Murray. Definitiva. Poi saluto Sirsi che dice: "Sera ragazzi", e Rosy dice: "Strano, non si degenera mai, non Ecco, ecco. chissà come mai". Ehm, ma quella Clio che motore monta? Dai, parlaci un po' della tua Clio. Questa è la 172, quindi 2016 valvole aspirato, 172 cavalli, diciamo come suggerisce il nome. Di motore non gli ho fatto niente, perché son più i cavalli che perdi, diciamo, se sbagli modifiche, che quelli che guadagni e tutti quelli, diciamo, che si vanno a guadagnare costano migliaia d'euro, quindi in un futuro ci penseremo. Quello che ho fatto, diciamo, a uso pista, e questa la uso quasi esclusivamente su pista, come si nota, assetto, gomme, qua stavo con le semi-slick, sì, Yokohama qua erano le 0,48, ora sono passato alle 0,52 che sono le ultime, Mh, e qua stavo col cerchio 15, poi son passato al cerchio sì. 16, visto che non ho l'autobloccante, ho visto Mh. col 16 scarica un pochino meglio a terra, Ma perché è la pattina sezione di più meno. larga? No, è proprio il cerchio, un po' più Riesci a alto. settare. Sì, 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 te la scarica meglio, se no dovrei girare con le SP, ma poi te la frena. È un po' un No. casino. Diciamo, su queste piste veloci va meglio, Perché sei su pieno quelle piccole appoggio. pattina. Sì, sì, sì. Finché Perché stai in terza va bene, quelli da seconda è un disastro. vabbè, ma d'altronde anche se chiudi tanto volante ci sta una trazione, comunque una trazione anteriore.
Sì, sì, infatti non sono ormai queste moderne che sono pepatissime, che hanno gli autobloccanti, già gli angoli fatti bene, tipo la Fiesta, queste qua, Eh. Live 20N, che ne so. Vabbè, è Ah, un po' vecchia scuola. scusami Marco, Peppe, abbiamo un gran ritorno. C'è Ovidio! Eccolo! Video. Ovidio! Noi a te pensavamo da qualche live a questa parte, poi ho detto, ma è un anno che non si fa vedere, forse anche qualcosa in più. Hai Ci visto? dice buonasera. Riporto persone. Vedi Marco, tu riesumi. Giustamente dal Allora cognome ci può aspetta, stare. dobbiamo dire perché Pomaron. l'abbiamo pensato tanto video. Perché Ovidio Sì. a Claudio sono cominciate a uscire nei feed tipo dei social le cose della Formula 1. Eh. E ogni Eh. volta che Claudio parlavamo di Formula 1 diciamo ma questa cosa già la so, noi pensavamo a te Ovidio. Sì, è vero. Ma infatti probabilmente in qualche live ti abbiamo anche nominato in modo esplicito, qui ci Sì. dovrebbe stare Ovidio. Sì, 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 qualche live ti abbiamo nominato in modo esplicito. Allora, Marco, qualcuno di voi ha mai guidato la Clio V6? Io passo, no. Sì, tenta di ucciderti. Sì, tentati In di tutte uccidere. le sue forme. Diciamo, la prima è peggio, la restyling tipo la mia leggermente meglio. Allora, devo ammettere che il buon Marco, da questo punto di vista di auto particolare, è stato molto più fortunato di me perché stando in redazione, io comunque collaboravo a distanza con elaborare, ma lui stando in redazione ha avuto tante più occasioni di me di riuscire a provare anche delle auto particolari, perché poi i proprietari comunque portavano delle auto a volte simpatiche, Assurde. a volte di merda, onesto lo dobbiamo dire, cioè a volte veramente pietose. Il problema era E, quando le assemblavano tipo in garage il giorno prima e la mattina ti facevano scanna, fammela sentire. No, eh. prima devo sentire se muoio. Marco, io ricordo sempre una Giulietta diesel 170 cavalli Altazio nuvolari, che mi andò Che dopo il primo giro fatto piano, tra l'altro, e il proprietario che mi disse: No, vabbè, vai tranquillo, c'ho rifatto tutto l'impianto frenante. E vabbè, sì, credici. l'hai rodato, ma sì, un centinaio di chilometri. Ho detto, "Beh, non l'hai rodato." E in fondo al rettilineo, dopo un primo giro, tra l'altro fatto piano, il pedale andò completamente a vuoto. E Ecco. lì scesi. Credo sia stato uno dei voti peggiori sulla frenata che io abbia mai messo su elaborare nella pagella, ma era tipo 4, qualcosa del genere. Ho detto, ma 4. ringrazia che te lo metto e non metto NC, porca Gesù e Maria. Vabbè, comunque. Che mi sa che E- era la stessa volta che invece avevo provato una 600 Sporting fatta turbo, Mm? che praticamente le 600 arrivavano, diciamo, di conta chilometri finale 160. Quella era Lui arrivata faceva il giro. sulla H, quindi da così stava tutto giù, la H di 100 di chilometri orari, e vado al proprietario e gli faccio, ma a quanto stavo? E fa 2,40. Puttana. Ok, una Ma 600. l'Isam? No, era. Ah, aspetta, no, mi sa era San Martino del Lago, non era il Eh no, Tazio. Vabbè. perché al Tazio non No, siamo mai l'Isam è andati insieme. impossibile. L'Isam è impossibile. No, infatti l'Isam ti saresti schiantato Sì, prima del sì, cavallazzo. volavo via dal ponte Eh, direttamente, lunghissimo. Esatto, bravo. E allora, vedo qualcuno che dice, vabbè, Akira BMW risponde guidata no, passeggero sì e faceva veramente paura alla Clio V6, rispondendo al commento di Jules Beast. E Ovidio dice la puzza di benza della Clio che mi ha fatto tornare. Devi sapere che Ovidio è un po' radicalista, puoi ben capire da questo commento. Poi, che onore ragazzi, ma mi dovete poi dire in che occasione mi avete pensato, ma sempre con la Formula 1, perché a me capitava qualche volta che io già sapevo in anticipo cosa fosse successo, addirittura pensa, una volta ti abbiamo nominato, ma credo di persona, perché mi sono azzardato a fare un pronostico 2 o 3 gare fa, credo, un pronostico sui primi tre. Cioè, quale sarebbe stato il podio di una gara? Pensa, mi sono azzardato a fare un pronostico. Ho detto, ah, se mi vedessi video. E comunque non avevo dubbi, io avevo messo le basi per non menare, per menare dentro a Claudio, quindi che sia pieno di poster sulla Formula 1 non mi sorprende. Maledetto. Aspetta, Allora, Marco, tu devi sapere. Vai. no, dico, Ovidio mi ha mandato lui un video sulla Formula 1 a me. Ma Lui a mica me. uno, quello è il Progressi, problema. progressi. Cioè, ben più di uno, e il problema è perfettamente questo. Ben più di uno. C'è Azzariabello che ci dice buonasera. Ciao, buonasera Azzariabello. Buonasera, buonasera.
E poi Giulbis dice: Io passeggero di una Turbo IE, di una 1 Turbo IE, un mucchio di lamiere montate attorno a un motore, un incubo. Ma E quello penso bisogna che. vedere se ha provato una modificata o no, perché ho provato quella originale totalmente, c'è niente di che, cioè, non erano ste bare che tutti dicono. Però sai il problema Pure qual è? guidabile. Secondo me è da vedere nel contesto con le gomme dell'epoca. Qua intanto sono in versione camionista perché ho avuto anche esperienze nel settore dei camion, non da Marco Truck autista ma da Simulator. giornalista. Sì, sì, bellissimo. È Marco Truck un'altra delle mie Simulator. passioni, ma io ho il simulatore a casa. Ore e ore su Truck Simulator. Che Ah, meraviglia. anch'io mi metto, a me piace tanto fare i parcheggi su Euro Truck Simulator. Bravo. Però senza Ma siete due guardare da là le malati. viste dall'alto, facendo la vista quella là del cruscotto. Dallo specchietto, sì, Che, ti sì, sì, sì. che se ti giri t'affacci. Esatto. No, siete pessimi, siete veramente pessimi entrambi. Bellissimo. Eh. No, non L'obiettivo è non capite mai. cappottare. Non ho capito? L'obiettivo in quel gioco è non cappottare, perché poi ti mesti fisso a 90 e provi a fare qualunque cosa a quella velocità, Sì. 90-95. Ma già un paio di palle nella realtà, secondo me, stare a 90 all'ora con un bestione del genere. Cioè, ti metti anche nella simulazione che non puoi fare neanche danni reali nel caso. Ma Comunque guarda, io vorrei sono stato segnalare. tra l'altro al. Ecco, questo è un video di Esatto, saggio. esatto, vorrei segnalare che vedo te e una 500 elettrica nella stessa foto. Meno male che dopo c'è Vero? qualcosa di meglio. Esatto, qua Meno male che hai compensato. sì, sì, qua è il mio santino ufficiale in macchina, cosiddetto padre Ragnotti, sempre presente, ha sempre funzionato, eh? Non ho Santino dei dubbi. renoisti funziona. Ma tra l'altro c'è anche Mario Orlacchio che dice anche io usavo Euro Truck Simulator. Bravi, bravi. Mentre invece Video si rivolge a Peppe, dice Peppe, in questo periodo girano più post meme sulla Ferrari che roba seria. Esatto. Eh. Beh, non è Cosa solo dire? questo periodo. E comunque, sai, Marco, oh, aspetta, c'è anche chi è che si è aggregato? Coppirm 90. Coppir 90, oh grande Coppir 90, benvenuto sul nostro canale. A questo punto scrivici qualcosa in chat, facci sapere che ne pensi di quello che stiamo, di quello di cui stiamo anzi discutendo, barra cazzeggiando ormai, e facci sapere che ne pensi. Comunque, Marco, sai che io pensavo su una cosa a proposito di discorso di quelle che erano le bare. Sì. Allora, a noi capita di provarle, però avendo un feedback attuale. E le auto attuali, anche se tu prendi delle medie segmento, sono comunque dinamicamente molto migliori di quelle che prima erano definite delle sportive. Quindi, se ci vai a pensare, il nostro paragone, noi siamo abituati bene da questo profilo, quindi è come se andassimo a scendere quando arriviamo su quelle auto, almeno in termini di motore, di prestazione pura, perché siamo abituati a delle dinamiche molto più complesse. Sì, però questo ok, diciamo magari frenavano leggermente di meno, ma non era questa spinta che dici, oh mio Dio, ti attacca al sedile. C'erano anche gestibili, non capisco queste, queste nome, tutto quanto. Tra l'altro c'è pure la 205 GT, magari era ballerina, però poi la metti a confronto con la 208 moderna, la 205 sembra che stai a fare i numeri, ti diverti un casino, ma poi tipo viaggia 4 secondi più lenta, cioè come Sì, minimo. sì, Cioè, a ma parità perché? di, mi ricordo a Magione, avevo provato addirittura la Gutman, cioè Mm. figata, però stavi fermo. Aspetta, ma è quando c'è stato quel periodo che Peugeot Ecco, è aveva più Parco pericolosa la San? 500 Abarth della 1. Vabbè, c'è Ma, 500 Abarth, guarda che ha fatto tante stragi, eh? Vorrei segnalare questa ma cosa. sapete secondo me qual è il fatto? Perché comunque nelle macchine moderne, anche se fai diciamo una cappellata, cioè, allora, fin quando ci sta la persona abbastanza esperta che la guida, che la sente la macchina, magari, o che la fa guidare composta e tutto. Il problema magari una persona che magari non era esperta, magari era abituata a tirare la macchina magari su un dritto e poi frenava, bloccava le ruote perché magari non c'era l'ABS, la definivano bare su ruote. Perché È magari non avevano plausibile che l'elettronica che gli aiutava e tutto in caso di emergenza. è plausibile comunque che
abituati a quello che vediamo oggi. Io quello dico, abituati a quello che Mm. vediamo oggi. È come ecco una monoposto da Formula 1 attuale e una monoposto da Formula 1 dell'epoca. Sì, Ok, sì, sì. adesso sono dei missili, ovviamente c'è bisogno anche di un paio di palle più grandi per andarla a guidare, però effettivamente sì, vai nell'immaginario comune e le macchine di un tempo, però le V12, le V10 e così via, dovevi essere bravo, dovevi avere pelo sullo stomaco per guidarle, i piloti di oggi non sarebbero capaci. Cioè, alla fine avete mai sentito parlare, avete mai sentito questo Ah, genere di discorsi poi alla fine? Sì, sì. sì. E Azzarello lo dice, tra l'altro Claudio, ti ricordi il mio primo approccio alla 500 elettrica. Aspetta, aspetta. Qual era quella quello che avevo in prova io? Se non mi ricordo. Non mi ricordo. Comunque, ehm, Beh, una 500 elettrica normale va bene, è meglio della ma mille termica. Il volte. problema è l'altra. Eh sì, il problema è là. Ma sai che tra l'altro ho visto dal vivo là invece la 600 e ritengo abbiano fatto veramente un ottimo lavoro se non fosse che Esteticamente è bella. è bellissima. Cioè, se l'avessero fatta termica, io penso che avrebbero spaccato. E invece no, hanno deciso di Sì, farla infatti. elettrica. Che amarezza. Comunque, per Eh, concludere il discorso Lola secondo me andavano provate con le gomme degli anni 80, gli asfalti degli anni 80 e i freni degli anni 80. Perché vai. mettendoci, capito, le gomme buone di oggi stanno Sì. incollate. Poi sì, anche il discorso ABS in effetti ha il suo perché. Le auto con cui mi sono più spaventato, mi sono domandato come facevano, erano le prime Abarth. E quella Sì? che, allora, tipo le 500, le 600, quelle anni 50-60, Ah. e anche le Giannini, tanto la macchina è sempre quella. Ah, tipo la Giannini provate a Vallelunga, non frenano. Zero proprio, zero. Che c'era davanti il nostro fotografo, invece avvicinati, io no, ti metto sotto, non Vade frena Revo. così, non frena. E poi ho Ah, provato la 1000 Abarth che era su base 600 e a parte volante enorme, a livello di un camion come diametro sarà stato tipo 50 centimetri di un di, gioco di improponibile, diametro. plausibilmente. Sì, sì. E poi i freni inesistenti, cioè là stavo a Lisa e mi ho detto, vabbè, apro gli sportelli controvento per frenare, cioè come facevano quelli a correre, a fare quei campionati lì con quelle macchine, non frenavano, zero, cioè dovevi frenare, boh, 400 metri prima, non c'ho idea. Ma effettivamente sono, vabbè, allora, se ci pensi poi tutto è cambiato, no? Loro si adattavano con quello che avevano. Alla fine, probabilmente, se tu ci fossi stato una mezza giornata a martellare, E avresti poi ti imparato abitui. sì, avresti imparato quello che è il punto. Quella è una questione di confidenza col mezzo. Noi quando facevamo i test collaborare, te magari non so se continui, ma mi pare di sì. Alla Sì, sì. fine, noi una decina di giri ci facciamo, a volte anche di meno, che poi No, a dipende volte anche tre. Esatto, cioè, diciamo, è per questo che poi nel corso del tempo, io per esempio ho sempre raccontato che ho sviluppato, grazie a elaborare, una capacità di adattamento straordinaria perché avevo queste necessità di passare da una macchina all'altra completamente differente, ma poi avendo pochi giri a disposizione o la va Sì, o la spacca. sì, sì, Cioè, o bere o affogare. Quindi è anche questa la cosa. E anche io mi ricordo il povero Igor a volte quando si sì, appendeva alla sì, sì. macchina avanti, dice Igor, no? Il famoso scatta e scappa. Sì, 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 Il sì. famoso scatta e scappa. Mi ricordo ancora Comunque, in Puglia. sì. In Puglia con una MX5 fatta turbo Ah, quella 300, rossa, eh, fighissima, sì. 328 cavalli con la mappatura più Quella spinta. 4, sì, sì, Esatto. mortale. Ma- Dio santo, che lui mi fa, vabbè, me lo fai un traverso, Igor? Eh, No, no, finisce no, male. No, ma finisce ero male. diretto avanti, fai un traverso. In un No, cartodromo, dove vuoi che vado? Igor, quel palo è il mio, se ti faccio un Esatto. traverso. Allora, è lui che, sai, cercava di convincermi, non ti preoccupare, io scatto e scappo. E Igor, vabbè, cazzi tuoi. E a un certo punto. No, fortunatamente finì bene, però ecco, questi sono gli aneddoti curiosi e simpatici.
Sì, sì. Comunque dicevo, poi molte auto, diciamo, io appena ho fatto la patente, il giorno dopo stavo già in un concessionario a provare macchine, quando all'epoca era molto più permissivo, diciamo, oltre 20 anni fa potevi andare lì senza appuntamenti, senza niente, ti presentavi, voglio provare quella, andiamo. No, adesso è lascia documenti, contatti, ti richiamiamo, tra quanto vuoi Carte di credito. cambiare la macchina, un accollo assurdo. E quindi gran parte delle auto, prima di iniziare a poi trasformare, diciamo, questa passione in lavoro, l'ho provate così. Quindi la prima occasione, amici, ovunque andavo, "Ah, fammi provare questa macchina. E alla fine sono arrivato a oltre 1500 in 20 e passa anni, Sì. Sì, ma 23 insomma alla anni. fine sì, poi è aumentata in modo esponenziale, ma perché poi ovviamente non abbiamo la possibilità veramente di mettere il culo quasi sulla qualunque. Sì, Diciamo sì, il concetto è quello. Peppe, vedo Azzariabello che ti prende in giro sì. Sì, e dice: Ma nel frattempo stai giocando a Pinball 3D su Windows XP? allora io qua cerco di fare in modo che vada tutto liscio nella live. Per Peppe sta questo... combattendo. No, no, perché semplicemente c'è un altro schermo, quindi ogni tanto tipo guardo da un'altra parte. Peppe ogni tanto combatte con i microfoni, con gli equalizzatori, con le scene audio, col warp, con i demoni che si vogliono insinuare, tipo Warhammer 40.000 e così via. Queste sono citazioni di spicco. Tocca mettere le Leggo. candele accese, tante candele Eh, accese. esatto, bravo. Comunque Ross ha delle storie assurde. No, ma infatti le stavo per leggere. Allora, a prescindere del 600 hybrid c'è la mia cognata, non è Ah, brutta, ma boh, mi sembra un po' una rivisitazione della 500X perché di fatto è così. Cioè, Sì, ma loro negano. non No, non nascondiamoci dietro al dito, ma è così. Onesto. completamente diversa. Guarda, il profilo è proprio quello della 600 anni 60, lo vedi? Sì, uguale, identico. Poi la mia prima auto, una Punto S60 prima serie, sceso dal passo del Bernina rientrando da Livigno con i braccetti delle ruote posteriori completamente andati. Quando abbiamo messo la macchina sul ponte, le ruote dietro sembravano quelle dell'Ape Piaggio, convergevano verso l'interno come se non ci fosse un davanti. Lo E poi io ho immagino. una domanda, come fa a avere i braccetti dietro se al ponte, cioè si è piegato il ponte, non riesco a seguire, si è piegato il mozzo, Però, com'è possibile? sì. Sì, a quel punto sì, se si è piegato il mozzo l'avrà Sarà il camberata in mozzo, positivo. esatto. Sì, sì, l'avrà camberata in positivo. Peppe, è l'eroe di cui abbiamo bisogno ma che non meritiamo. Peppe, comunque stanno arrivando una serie di dimostrazioni di stima, Grande vedi? supporto. Tra l'altro Allora, Passo del Bernina simpatico, io lo consiglio da fare. vero, Occhio alle vero. multe. Ma quello un po' ovunque. Sì, in Comunque, Svizzera ti purgano malissimo, state purtroppo. tranquilli che il buon Peppe dopo entrerà a gamba tesa No, nei nostri discorsi. no. Allora, ho cominciato a spoilerare qualcosa a Marco, perciò sta cominciando a temere probabilmente, ma entrerà a gamba tesa. Quindi quando Peppe prenderà la parola, cominciate a preoccuparvi. E c'è questo l'input, quindi capito? devo farlo io. Ah, quindi sta zitto, tipo, Madonna, tipo mietitore. Lui aspetta il momento giusto. Peppe Sì, aspetta il sì. momento giusto. Comunque Allora, stanno tirando fuori la Palio, cioè cose assurde qua in chat, cose terribili. Allora, ma noi abbiamo pubblico di certo livello. di un certo Sì, spessore, sì, Marco. sì, sì. Palio Abbiamo, Berlina, poi orribile proprio. abbiamo messo su ma la weekend. Se vogliamo parlare della La Weekend era weekend. carina, dai, almeno Ho c'ha una capito, linea, non, però, non diciamo, era... perché la Palio nasceva 5 porte e poi gli hanno Mm. messo l'aggiunta del bagagliaio e poi è diventata Wagon. Bah, meglio però, dimenticarsela. però vedi che c'è La l'alzatina di restyling era tremenda, tra l'altro, era sì. meglio l'originale. Vedi, però c'è l'alzatina di Due Azaria Bello che cessi a dice: Io pedali! ho avuto sia la Vedi, Palio Weekend che la Berlina due cesti a pedali. onestissimo. Vedi? Comunque, come puoi notare, il nostro pubblico è un pubblico molto studiato, che abbiamo messo su un pubblico appassionato, studiato, vedi che Aspetta che la ci volevo... segue anche nelle minchiate. Oh mio Eccolo! Dio! Però vedi, Weekend c'ha il suo perché, ce ne sono certe in Turchia con i BBS ribassate fighissime.
Sì, ho capito, ma che è quel terzo, no, terzo volume no, però dicevo che è quel triangolo, quella specie di triangolo posteriore che dovrebbe essere un triangolo, dietro a un montante C che si vede che è aggiunto a caso. Esatto, quello è proprio capito, la 5 porte e poi hanno fatto installa pacchetto aggiuntivo. Esatto, cioè, ma Mose si è messo un rumeno col saldatore probabilmente, Pure non la lo so. mascherina è orribile, sta così. È orribile. Allora, raga, ma queste sono le auto più veloci del mondo, tanto non ti interessa rovinarle. È un po' come Jeremy Clarkson che diceva: le auto più veloci sono quelle a noleggio. Quella a noleggio, la Corolla Ragazzi. mitica che aveva provato. Ma Quindi, infatti, cioè, quando prendi le Enjoy, record su record. oh, hai voglia, ma anche perché o paghi, cioè, o fai record o paghi un salazzo. Esatto. Cioè, è onesto, quindi. Gli facciamo solo un favore perché vanno spurgate quelle macchine, quindi più le Eh, tiri e più guadagnano prestazioni dopo. purtroppo sì. Questa è una cosa che Tra avevo sempre l'altro, notato girando in pista, soprattutto con le macchine mie, appena riandavi su strada andava tipo il triplo. sì, sì, vabbè, ma è meravigliosa come cosa. Allora, tu Sì, pensate sì. io nel 2021 quando andai a fare, quando feci sto lavoro in giro per l'Europa, sai, io piano piano mi feci la Francia, il Belgio, l'Olanda e poi capitai in Germania. E ricordo quella T-Rock 1000 Ah, così, TSI, giù tutto. esatto, esatto, 200 fissi. entrato in 190 Germania, mi sa che fa quella perché T-Rock è un allora, po' più entrato in lenta. Germania 183 segnati, uscito dalla Germania in leggera salita 205 segnati. Eccellente. È uscito dalla Germania, chissà come mai. E Ross23 dice: Gli svizzeri sono tosti, o paghi subito o lasci lì la macchina. Il Berlino lo conosco bene, abita a una decina di chilometri dall'inizio della salita. E beh, ecco, è un po' come dire: no, Peppe, io e te, vabbè, io forse un po' di più di te, tu sei un po' più distante dalla costiera amalfitana. Scusa, Peppe, sto avendo un È problema con la cosa, talmente non ho sentito muto. i messaggi. Non so. vabbè, esatto. Peppe si è compenetrato nella. Cioè, secondo No, me sta ancora elaborando. no, perché semplicemente non si vedono, avevo messo in evidenza il coso e non si sta vedendo, sto cercando di risolvere. Dimmi tutto. Ah, ok, Il ok. No, coso. dicevo, è un po' come dire, un po' più, tu sei un po' più distante, io Mhm. sono un po' più vicino, un po' come dire, hai vicino a casa la costiera amalfitana. Sì. Marco, ma invece lì a Roma, perché dovete sapere che Marco chiaramente è di Tuscolo, Roma, Tuscolo. come. Ah sì, Come Tusco salite? diretto. Sì. Ah, Ok. questo è un altro aneddoto interessante. An- Vai, siamo anche- tutti orecchi. Allora, io da qualche parte dovrei avere un CD con le mie note vocali. Ehm, Non avendo giustamente il navigatore, siccome al Tuscolo c'è una tappa del rally di Roma, il Tuscolo è una montagna, diciamo, che parte da Frascati e ci fanno questa tappa di rally. Quindi con la mia Clio mi ero messo lì e la notte, invece di trovare le coppiette, no, che facevano cose, io mi divertivo da solo con l'epoca il mio chat GPT personale e andavo lì con le mie istruzioni e mi facevo i tempi e tra l'altro con l'auto originale praticamente finivo a metà classifica, quindi neanche tanto male. Cioè, ma quindi tu in pratica ti ascoltavi dalla radio Sì, sì. Sì, sì, Madonna mia. mettevo il CD, partivano le note e io tecnologia! Questa è malattia, questa è malattia. Allora, Definitivo. io Ah, saluto Zariabello che dice: Ragazzi, vi saluto, vado a nerdare su Oblivion. Vedi, E vedi, non sono il solo, anche Flavio. Flavio dice: Anche tu avevo le note di un rally in zona grande? No, gli altarini si stanno scoprendo questa sera, è finita male. Poi Ovidio allora dice: Io ho iniziato con una Fiat 600 prima serie degli anni 90, modello Hobby 1100 benzina e i 165 km/h li faceva Confermo. ovviamente senza impianto dell'aria condizionata. In discesa li prendeva tranquillamente. Ma comunque lì giocava tanto il peso alla fine, al netto chiaramente Eh, potenze più basse, ma anche alla fine due lamiere messe in croce con gomme più Ricordiamo che la strette. 600 è l'unica auto moderna, diciamo, tra Aspetta, virgolette, che ha il pericolo di morte. C'era proprio il teschietto nel Euro NCAP. Tu vedevi, veramente? faceva così. Tuc. Comunque io saluto FP che ha cominciato a seguirci
Ciao F, buonasera. Facci sapere poi chiaramente nei commenti, ti aspettiamo per commentare le minchiate che stiamo dicendo stasera. Anzi, no, è che chiaramente con Marco Paternostro, che è qui con noi per questa sera, è invitato suo malgrado, no? Ha portato un po' di cultura ulteriore, diciamo, a questo, alla nostra live di Motorcast. Facci sapere poi che ne pensi, chiaramente ti aspettiamo nei commenti. Ma sai, ma veramente c'era il teschietto Sì, per i voli? sì, bellissimo. Non la sapevo questa cosa. Cioè, le stelline, c'era proprio... Non mi ricordo se stava tipo su 4 ruote, al volante, uno di questi giornali che mettevano tutti i crash test e c'era proprio il teschio. Dio. Vedi, questa è una curiosità. Questa è una curiosità. Ah, gente di cultura, vedi? E dice, poi tra l'altro video ci dice, aggiungo senza servosterzo e poi ti ricordi i pedali piccolissimi, usavo solo la punta dei Sì. piedi. Ma prima si facevano i pedali molto piccoli e stretti, cioè stretti, così. Erano dei pedali di merda, mannaggia Giuda. E sta Ecco, cosa vedi, non la siete sapevo. divertenti, grazie. Grazie Julbeast, grazie. Ma io l'ho detto che stasera sarebbe finita male. Peppe, che ti ho detto all'inizio della serata, Sì, prima sì, ancora che Marco si collegasse? ma ci siamo preparati. Comunque Posso, sono può andato a solo vedere. degenerare. Ecco, Il problema è che potrebbe degenerare ulteriormente. esatto. Cioè, quello è il Com- problema. comunque aspetta, Eccola, eccola, bellissimo, è questa immagine. Sì, sì. volevo far vedere Questo però è come il sito moderno, sito occupanti, moderno. occupanti adulti c'ha una stella e una barrata. Esatto, con la barrata e il teschietto. Sì, sì. Sono stati dei signori a mettere la stella barrata comunque. Sì, sì, sì. Cioè, o l'ha persa nel tempo, non lo so, ha perso una stella per la strada. Chi lo sa? È una Però, cioè, se vedi, la cosa curiosa, no? Vedi, nel corso degli anni, nel Guarda, corso di forse una ti salvi decade, nel bagagliaio a giudicare sulla destra, non lo so perché secondo lato me passeggero. no, perché Ah, secondo me vieni se stai proiettato nel dietro, muro, esatto, certo, certo. cioè voli, veramente prendi il volo, parti tipo uomo cannone. Ho questa sensazione. Chi lo sa? Però vedi la differenza, una City Car attuale, se prendi una Picanto per dirti, no? Cioè Ci resta avrà tipo integra. 4 stelle, sì, sì. Sì, sì, è integra, cioè è un altro pianeta rispetto a prima. E infatti il classico, no, ma le macchine di prima erano tutte ferro, erano meglio, col cazzuolo che erano meglio, la No, ceppa. È no. vero che oggi Tranne sono le più Volvo. plastiche. Vabbè, Volvo, è smart. Tra l'altro, No. curiosità interessante, Mm. probabilmente la sai, la Volvo XC90 in tutte le sue generazioni è l'unica auto al mondo che non ha registrati incidenti mortali. Sì, sì, questa la sapevo. Questa la sapevo, infatti, ma perché fanno due pipponi poi che non finiscono più Sì, su ma questa poi cosa. è bellissimo vedere tipo c'hanno le rampe di lancio là in Svezia che le tirano in tutti i modi, Boh. contro i Sì, ma poi camion, dalle nelle gru. scarpate, Sì. è bellissimo. E non si fa Dalle, nulla. dalle gru. È un macigno, Dalle non è gru, sì, sì. che Top Gear cosa non si è inventato nulla. Infatti sì, infatti sì. Allora, sta cosa non la sapevo, meraviglioso, dice Flavio. Vabbè, no, già le avevamo lette, aspetta questi. Allora, Sì, io devi c'avevo andare... una Mini del Esatto. 91 e aveva dei pedali così piccoli e duri che se non avevi suole solide ti entravano nei piedi. Il problema è che il 46 di piede, quindi frizione e freno insieme era roba di routine. Facevi lo screenshot o video, facevi uno screenshot. Ma Allora, devi a usarli 50. un po' di traverso, messi così. Sì, ma d'altronde dovevi imparare cos'è a fare il puntatacco, perché alla fine quello si fa col Esatto. piede, diciamo Sì, sì, col giochino... la Mhm. base metatarsale, sai? Esatto. E a 50 all'ora si apriva come un fiorellino d'aprile, bellissimo. E Ovidio, Peppe, su questo chiedo il tuo supporto perché io come al solito ho gli asterischi, non so per quale motivo. Il commento di Ovidio che dice ragazzi è un miracolo e siamo vivi, immagino sia a cazzo. Sì. E se E io vuoi lo, neanche lo li vedo gli vedi. Ah, asterischi. infatti, eccolo, cazzo, è un miracolo Ah, se sì, siamo sì, vivi. lo vedo, sì, sì. C'è il Vedi, filtro minori. ma che ne Ma, so, ma ce guarda, l'avete una, solo voi una cosa due? ignobile. Vedi perché Peppe è sporcaccione. No, ma no, aspetta, la cosa bella è che io ho la chat di Claudio perché io per trasmetterla ho il Twitch di Claudio e Claudio non le vede le cose, io sì.
No, Si vede pure in fammi live, eccola qua, Ah azzo. no, è vero, sì, è vero. Io dal PC la leggo e Dal PC. dal PC la leggo e dallo smartphone che non lo Sono leggo. i cinesi che non vogliono. Ah, piccola creatura, non deve vedere cazzo. No vedele, no No, vedele, vedele, no, no vedele. vedele. Allora, visto che mi sembra un momento propizio, Ecco, è finita. ecco è finita. Siamo arrivati a un livello di ignorantaggine abbastanza elevato da poter peggiorare. Da poter peggiorare tutto all'improvviso. Allora, Gruppi? Marco, Sì. noi per stasera Eh? abbiamo preparato Un quiz game. una serie di domande ignoranti. A risposta multipla? No, a risposta Ecco, aperta. apertissima. A risposta aperta. Lascio rispondere il pubblico. Alle quali sottoporre, cioè Ecco. che ti dobbiamo sottoporre. Ma tutte insieme o tipo ogni tanto randomicamente? No, andiamo a Facciamo la sequenza, rubrica. una, poi l'altra, poi è una sorta di rubrica. Tu immagina questo intermezzo, questo siparietto comico. Allora ti lascio immaginare che parte di queste domande sono frutto di ChatGPT. Oh, quindi potrei farti rispondere dalla mia. No. Vogliamo risposte vere e autentiche. Bellissimo. No, che risposte autentiche? Aspetta. Mettiamo in moto anche la mia, vediamo che succede. No. Non far rimpallare le intelligenze artificiali. Sentiamo, Allora, sentiamo, vai. Però cioè, sono curioso di vedere come risponde. vedo, c'è Julbis che dice, vedo che Marco si è integrato bene. Sì, Julbis, sì, sì. non hai idea Allora, tu immagina se io e Marco Paternostro dovessimo rappresentare la stampa automotive italiana, che tutto sommato in questo momento la rappresentiamo. Sì. Il buon Peppe ci supporta, Sì. ma cioè, siamo una presentazione veramente pessima. Cioè, ti lascio immaginare agli eventi stampa cosa No, ma succede. qua siamo tra amici. Un pourparlers così. C'è Chris Catelli che ci saluta, dice bella raga, sono passato giusto a salutarvi, buona live, buona serata, ciao Chris, buona serata anche a te, grazie per essere passato, ci hai salutato, poi magari te la vedi, fidati, veditela, cioè solo che abbiamo fatto un'ora fino adesso, 53 minuti, veditela, ascoltaci. Tanto domani mentre vai al lavoro. Esatto. Dunque, allora, Peppe, tu sei pronto? Sì, iniziamo con quelle di oggi. Perché Certo. ci sono anche quelle del futuro, quelle di No, sono ieri. quelle là che avevo già preparato. Già avevo Ah, fatto. E non erano abbastanza, quindi oggi abbiamo rincarato la dose. Abbiamo peggiorato? No, però Madonna. sai, Peppe, partiamo con quelle più normali, dai, partiamo con quelle dell'altra volta. Sì, già mi Perché stasera, immagino. Cominciamo soft e poi aumentiamo, vai. esatto, andiamo con un grado di difficoltà crescente. Allora, questa qua quindi non Vedi, ci vedi, puoi, non ci puoi Giul, rispondere. Giul già ci capisce. Sì, sì, bravissimo. Vai, vai. Allora, questa qua non ci puoi rispondere con ChatGPT perché questa qua l'abbiamo fatta noi. Ah, ok. No, ma a prescindere non ci può rispondere con ChatGPT. Cioè, non è che tu dici gli diamo la possibilità di farlo, no. Ok. Ma sì, è solo curiosità. Allora, cominciamo con una No. domanda. Con quella cinese vi faccio rispondere. Aspetta, nel frattempo saluto anche Emilia F che dice buonasera a tutti. Ciao Emilia, Ciao buonasera. Emilia. Vai Allora, Peppe. cominciamo quindi Allora, con domanda questa. numero 1. Allora, se potessi guidare una sola macchina per il resto della tua vita, quale sarebbe e perché? Questa è seria, dai. Sì, Questa è sì. Vabbè, è seria. facile, cioè, chissà che mi aspettava. No, si comincia soft. Vabbè, che partiamo dalle domande serie. Tra l'altro, aspetta, io questa qui la rigiro anche ai nostri spettatori perché potrebbe essere un Sì, sì, è interessante spunto figo. di discussione. Come no? Cioè, se doveste guidare una sola auto per il resto della vostra vita, quale sarebbe e perché? Però nel frattempo la facciamo al buon Marco. Marco, ti lascio in balia dei tuoi pensieri oppure hai già un'idea? Sì. Ma ti direi Porsche, sicuramente Ah, 911, ah. probabilmente GT3, ma non RS, Oh, questa cosa è curiosa, come mai? troppo estrema.
troppo estrema, perché giustamente tutta la tua vita si presuppone tu vada anche per strada. Bravo. Perché la RS non è estrema già, cioè la GT3 normale non è già estrema per strada, no. Non le ultime, non sto parlando delle ultime. Che le 992, sai? No, 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 addirittura ti direi tipo un 996 giallo, proprio Mm. tranquillone. Sì, sì, prima Mm. serie tra l'altro. Mm. Sì, quello mi ha No, sempre intrigato. però sai che parlano di una dinamica di guida veramente molto strana. Plausibilmente le attuali si sono un po' addomesticate, ma erano delle bestie Sì, selvagge prima. sì, sì, Infatti la famosa guida da porschista, no? Probabilmente deriva anche da bravo. quelle. Ma La, sì, ma diciamo le vecchie fino al 964 4, quindi le quattro ruote motrici, con quattro ruote motrici erano gestibili, non sembrava neanche tanto una Porsche. ma col 2 no, col 2 no. Le due no, anche perché erano assetti un po' morbidi, era sempre Sì. diciamo la macchina degli anni 60. Dalle 993 che l'hanno un po' più acquattate, l'hanno un po' allargate, l'hanno un po' allungate, eccetera, il discorso cambia, 996 inizia a aumentare il passo, eccetera, quindi abbini, diciamo, non ha tanti cavalli, Però è comincia ad avere un piazzato. assetto interessante, i freni pure vanno bene, secondo me è un buon equilibrio. Mm, Ti mm, diverti mm. ancora con poco, capito? Quelle nuove, Devi avere tanto ehm, pelo. sì, ma sono, cioè, non arrivi, non riesci a portarle al limite, Ma sai io troppo cosa notai? esagerate. Sai cosa notai io della GT3, della GT3 Race in generale? È che adesso guidandole anche ormai settimanalmente, no? La GT3 così come altre supercar, io quello che ho sempre detto è che la GT3 attuale, le ultime due generazioni grosso modo, fanno il compitino. Mm. Cioè loro sono perfettamente razionali, fredde, ok, vai lì, fai un dio di tempone, riesci ad andare anche abbastanza forte, non a portarlo al limite, però Sono buoni forse non ti tutti trasmette, a... Sì, 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 no, sì. forse non ti trasmette un carattere, è un po' troppo razionale, un po' Apposta ti teutonico. dicevo non le ultime. Sì, perché stai lì, cioè, o arrivi al punto tale che però mandi lei in crisi, allora lì a quel punto devi avere una guida un po' differente, o altrimenti sei troppo piatto. Peppe, tu che ne pensi, visto che comunque anche tu hai avuto la possibilità di fare un paragone diretto? Allora, diciamo che forse in passato si puntava, e allora io non ho guidato, diciamo, auto potenti del passato, magari senza elettronica e No, tutto. ma l'attuale, per esempio G911, ma anche in relazione a delle sportive italiane, Lambo, Ferrari e così via. No, ma sai qual è il fatto? Quello che immagino io è che magari prima si puntava, cioè non si puntava tanto al comfort, adesso le supercar pure devono essere comode, le devi poter utilizzare. L'abbiamo visto col fatto che, per esempio, come si fanno semplici le manovre, cioè che le facciamo con i clienti e tutto. All'inizio sono tappate, poi ok, vanno e urlano. Secondo me perché devono essere anche supercar, ma alla fine nessuno quasi mai le porta in pista. Magari prima erano più No. pensate tipo per essere proprio sportive, perché Sì. te ne fregavi, c'era più sregolatezza. Ma invece devi stare a sistemi di guida I limiti. assistita, SP che ti devono tenere sempre la macchina, diciamo, in strada, perché alla fine quello è l'utilizzo principale. E poi c'è chi se le gode in pista, ma fondamentalmente devono sempre sottostare alla strada. E lì il No, carattere ma viene un anche pochino meno, perché, perché teoricamente dovresti andare massimo a 130 in autostrada, a 50 all'ora in città e a 70-90 in extraurbana. sì, purtroppo, questo sì, alla fine è una limitazione alla quale devono sottostare, però ci sta il concetto di dire prima c'era, ma forse da alcuni punti di vista, oltre che dal punto di vista omologativo, che quindi hanno necessità, abbiamo un Mm, altro, così. abbiamo un altro Abbonato. iscritto, c'è Afram che Abbonato, sì, rinnova sì. l'abbonamento, Afram. grande Afram. Grazie per aver rinnovato l'abbonamento e ci saluti anche, ci dici buonasera, grandissimo Afram. Bentornato e benvenuto alla live numero 139, che abbiamo il caro Marco Paternostro, che è un mio collega,
collega barra amico praticamente, Esatto, esatto. qui con noi a cazzeggiare per una delle live probabilmente più ignoranti delle 139 che abbiamo Estreme. fatto. Cioè, ormai ma sapevo che sarebbe finita così e con molto piacere, diciamo, ho voluto coinvolgere Marco, quindi. E dicevo, no, ma ci sta che prima c'era probabilmente proprio un'altra libertà e barra cultura, ma infatti adesso anche gli acquirenti delle supercar, fermo restando che adesso se prendi una supercar e ci vai in pista, la prima curva vai dritto, ok? Cioè, nel senso, anche le supercar non sono plug and play per la pista. Hanno dei limiti notevoli, se cominci a stressarle come si deve. Però prima probabilmente c'era più anche questa cultura di dire un qualcosa di più impiccato, un qualcosa di più strano, ok? Che tutto sommato, se ci vai a pensare, oggi si è un po' perso. Vuoi perché anche con l'elettronica vogliono far fare un po' tutto alle macchine, no? Come vedi con le Sì. modalità di guida, vogliono far fare un po' tutto, però poi alla fine non fai niente bene. No, ne basta una, perdi tempo a smanettare l'assetto e l'acceleratore, e lo sterzo, alla fine non ne vieni a capo. E Ma spesso quella tipo sport non funziona su strada. Ma infatti io trovai molto piacevole l'impostazione che diedero alla Civic Type R, la FK8, quando la Sì. provai, perché loro dicono, oh, questa è una macchina sportiva, hai la modalità comfort ma è un bluff, per il resto tu stai prendendo una Type R, sai che la stai prendendo, non rompere i coglioni se è tosta sul pavé. Cioè, E infatti per me quella. considera che rispetto a quella precedente che aveva il ponte ed era un po' croccata sulla versione normale perché non era prevista su Eh, quella serie, e quella là era mostruosa, sembrava veramente una macchina da turismo, era ancora più rigida. E considera, io l'ho provata sotto la pioggia a Vallelunga e involontariamente in staccata andava di sovrasterzo, cioè tutte le curve me lo sono fatte di traverso, però cioè, le dai in mano una persona normale muore, cioè per Muore. quello secondo me a quella dopo l'FK8 hanno fatto una via di mezzo e quella nuova più Però o c'è da dire meno anche è che un leggero l'FK8. ritorno al passato. Però guarda, c'è da dire che l'FK8 già cominciò a essere molto più lunga anche di Sì, passo, sì, quindi, sì. quindi alla fine ti guadagna tantissima stabilità da quel profilo. Sì. Cioè hanno Sì, sì, fatto ma io un'altra parlo macchina. proprio di regolazioni di assetto. La 8 aveva, mi pare, 3 step e quella prima ne aveva solamente da comfort e sport più, là c'era quel R più, R più. Sì, sì, E, sì. e quella lì in tutto, ma per strada saltellava, cioè tu saltavi nel sedile. Sì, ma così devono essere. Io sono favorevole a questa cosa perché se prendi un modello sportivo, un po' come Hyundai con le N, la i20N, la i30N, cioè alla fine non a quei livelli, ma hanno questa impostazione, cioè hanno il concetto di dire stai prendendo una macchinetta con la quale ti vuoi divertire, Ma un po' come le Fiesta infatti, ST che alzano sì, la sì, posteriore sì, interna in sì, curva. sì, esatto, esatto. Ma diciamo che quasi tutti i costruttori non vanno a creare un forte divario tra la comfort e la sport più ultra Non gli robe varie. conviene, non gli Mm. conviene. Sì, non capisco se è una scelta loro, se non vogliono esagerare, però appunto, cioè, se mi compro quella macchina, spesso vedi che ci montano l'assetto, quindi c'è qualcosa che non va. Io penso che Eh, loro lo facciano un po' per essere conservativi, un sì, po' per per tutelarsi. pararsi il culo, per Sì, pararsi il sì, culo. penso anch'io. Alla fine penso che sia una scelta dovuta a quello. Comunque c'è Allora, vediamo un po' di commenti sul fatto della macchina. Sì. Perché per esempio Julbis dice una M5 ma non l'ultima, anche perché è un camion, l'ultima 2 tonnellate e mezzo. Quindi. Poi Ovidio dice Stelvio Forever. Peppe, mi mancava l'alfismo di Ovidio. Eh, Effettivamente. vedi dopo. Ma io ho una domanda, Stelvio posteriore 4x4, prima serie o È restyling? ironico. Sì, è ironico. Lui, Ah. lui punzecchia le alfa. No, Perché poi su lo vedi Model 3 infatti ero perplesso. perché poi Sì, vedi il commento dopo, ti fa capire un po' tutto dell'ironia di Ovidio. sì, indeciso Stelvio e Model 3, capito? Quindi. Ecco. Anzi, scusatemi, Model 3, perché Ah, questa beh, è, allora. O questa è M3 come dicono molti, che ogni volta, oh mio Dio, l'M3, poi no, è la l'M3. Tesla. Da fucks. Poi, Emilia, vabbè, dice una Tesla, e poi dice scherzo.
Poi Falavio dice Subaru WRX7i perché sì. Vedi, c'è anche il perché. Perché sì. A me sta bene perché sì. Ecco, Io Subaru per l'accetto. esempio non mi è mai piaciuta, soprattutto di inserimento, Allora, rispetto alle io... Lancer. Però sai cosa? Io È una quando cosa feci la strana, comparativa... perché avendo il boxer dovrebbe inserire meglio, invece l'ho trovata più lenta. Però sai cosa? Io quando feci la comparativa tra Subaru e Lancer, cioè tra Impreza e Lancer, vero che erano Dimmi due però che generazioni diverse. tipo? Sì, erano due generazioni diverse perché la Subaru era la 2002, quella con i fari tondi, e la... Bagai, quindi la Bagai, sì, GC8 esatto. cos'era? E invece la Lancer era la 9. E andava meglio la Eh, Lancer, spero. In realtà no, o meglio, Ecco. io per mio stile di guida preferivo la Subaru perché appoggiava meglio, mentre invece la Lancer c'erano dei tratti in cui andava in sottosterzo e dei tratti in sovra, cioè Mm. era un cavallo pazzo. Ma Non riuscivo... originali? No. No, no, no. Però Pasticciate. sentivi i telai che lavoravano proprio in modo differente. Mhm. La Lancer è molto più tosta, invece la Subaru, vero che ti ripeto, 2 anni differenti, 2 anni nettamente differenti, però ammetto che sentivo, secondo me Ah, ho io ero più capito. confidente con Sì, perché era più il... morbida. Sì, sì, ho Esatto, capito che intendi. Lancer ero tipo più... scivolava, non la sentivi. Mhm. era una trave di legno, ok? Cioè veramente una Sì. trave di legno. Quindi Ma pure io... quello secondo me è sbagliato. Su certe macchine, quelle nascono anche alla fine per i rally, non le puoi fare toste, non Esatto, funzionano. esatto. No, Che non poi hanno appoggiava la bene. spalla abbastanza alta, e alla fine è una berlina. Sì. Boh, Infatti non appoggiava bene, trovavo un feeling nettamente superiore con può la essere pure le Subaru. gomme, poi. Da vedere Tutto, cos'era, perché visto quella roba tutto. che ci portano. Poi, allora, vediamo. Street Photo Mike ci dice sicuramente un SUV, penso Urus, così posso essere veloce, comodo e andare ovunque. In più lui è alto 2 metri, quindi in una sportiva non c'entro. Allora, il concetto altezza pure è una cosa da non prendere sotto gamba, perché effettivamente potrebbe essere problematico. SUV come Beh, Urus abbiamo dal un 2000. collega che entra nella GR86 è alto 2 metri, quindi insomma, Vero, verissimo. Oh, c'è anche, Ovidio. vedi, Peppe parte subito col cuoricino, c'è anche Ovidio che si è abbonato, grande, grazie mille vedi, Ovidio. vedi. Bentornato a Cannonissimo, veramente a Cannonissimo. Ovviamente a tutti quanti voi vi ricordo che se avete un abbonamento, cioè se avete l'abbonamento Amazon Prime, voi potete fare una sub al canale in modo gratuito, una volta al mese. Paga Jeff Bezos, io ve lo ricordo sempre, perché Esatto. tanto è compreso nell'abbonamento Prime. A noi arriva un caffè, di fatto una sorta di caffè, e a voi non costa nulla, quindi O- ci permettete di continuare a supportare tutto il network. Oserei E dire ve che lo paga col razzo Bezos, beh, perché anche lui esatto. ce l'ha. È vero. Beh, Ovidio dice ve lo meritate ragazzi, grazie mille Ovidio. È bello riaverti tra noi comunque, meraviglioso. Poi, non ho capito cosa intendi che non trasmette, dice Street Photo Mike, poi c'è M Crystal che dice buonasera, buonasera M Crystal. Allora, che non trasmette, qua torniamo probabilmente quando parlavo della GT3, del fatto Sì, sì, sì. che fosse troppo piatta, troppo razionale, nel senso che è come se non avesse carattere, non ti trasmette un'emozione che per esempio le italiane è un po' difficile da spiegare, però quando tu guidi delle macchine che sono differenti tra di loro, cominci a percepire delle emozioni diverse perché devi modificare la tua guida e così via. Quando invece una macchina è molto razionale e a prescindere da ciò che fai leva forte, ti fa perdere anche un po' quel gusto, no? È un po' antipatica come cosa. Sì, è il motivo per Eh, cui ti ho detto non Porsche moderne, esatto. perché diciamo sono, forse quello che vuoi dire, sono troppo filtrate, sono talmente ormai perfezionate di assetto, di spinta, di gommatura, di angoli, eccetera, che alla fine, infatti, chiunque riesce ad andare forte con quella macchina e quando raggiungi il limite praticamente sei morto, quindi c'è poco margine per il divertimento. Quelle più vecchie, ma in generale molte auto sono così, eh, essendo un po' più sbilanciate magari, stai sempre un po' quella leggera lotta uomo-macchina che alla fine Ora sicuramente vai più vita-morte, no uomo piano. macchina.
Vita morte. Esatto, trattino morte, e quella sperando di non arrivarci, e che però ti diverti, capito? Sì, ti fa E sentire invece quel tutte le, peso. le macchine moderne alla fine sono troppo perfette che non provi più quel gusto. Giustamente anche Ruff, preparatore Guarda, mi hai tolto Porsche, le parole da bocca perché diceva stavo che per... lui si diverte di più con la 911 da 130 cavalli che con le ultime, ma gli do perfettamente ragione. Io ho provato una delle ultime Turbo S, cioè è troppo, ho detto, troppo. Boh. Sì, sì. Che poi paradossalmente, sai che ti dico, noi con la GT3 RS che abbiamo, è la 991, Mhm. sai che io dico sempre che le mancano, in relazione chiaramente anche alle altre, le mancano una cinquantina di Di cavalli. cavalli, sì, sì, è Sì. troppo telaio rispetto al Sì. motore. Rispetto al motore, cioè il motore è fiacco rispetto al resto della macchina. Mm. Invece, Però capito, anche lì, quelle chissà, vecchie erano più equilibrate. sì, però anche lì, chissà se loro non lo facciano apposta per evitare di scompensare questo equilibrio che hanno trovato. Chi lo sa? Boh. Ma no, Per secondo me esempio, perché non ci rientri poi con i parametri Euro omologativi. 6, e il motore già è tiratissimo a livelli assurdi, che È comunque un aspirato di 4 è un litri. aspirato, a quanto deve arrivare a Tre 10.000 litri. giri dopo, cioè che Esatto. revisioni devi fargli, ogni 1000 chilometri devi andare da loro, non è più Sai se, l'auto tra virgolette da tutti i giorni. se ti dico Dovrebbero l'Odissea metterci un volumetrico. allora, se ti dico l'Odissea che stiamo passando con quell'auto, ultimamente dal punto di vista motore, meglio, guarda, meglio che lascio stare. Dico, ultimamente si è aperta una presa d'aria in più. Eh, Oh, sì. da sotto. Esatto, bravo. E poi ci siamo trovati un Siger nella Coppa dell'Olio. Oh, Ti lascio così fa più immaginare. tenuta. È chiaro. Una cosa meravigliosa. Ma ci chiedono Poi, la allora, GT2, ma di quale anno? Tendenzialmente tutte tentano di ucciderti dal no, 993 in poi. sì, sì, quella forse è veramente tanto, quella, Sì, quella sì, è veramente impegnativa, cioè, è complicato. Poi c'è una grandissima citazione di Ross, dice il mio sogno era la a Subaru Baracca, Baracca, AGBZ, io ricordo ancora AGBZ, voglio ricordare questa cosa. esatto. E però, seriamente parlando, M346 dice Ovidio, così come Ross dice Sì. Stelvio ne esiste solo uno, il passo. Ah, e con questa boom! Però comunque nessuno ci ha detto il perché. Avete detto tutti solo l'auto, ma nessuno il perché. Voglio segnalare questa cosa. E detto questo, io evoco Peppe per la seconda domanda. Eccoci qua. Qua Che tra l'altro ai 46 era, diciamo, mm, il mio naturale step successivo dopo la Clio, ma mai raggiunto. Vabbè. Perché io puntavo a raddoppiare i cavalli. Panda 39 cavalli, Clio Diesel 80, c'è la Clio RS 170, e poi M3 arriva ai 300 e qualcosa, quindi Il, diciamo, 343. BMWista wannabe. Sì, poi vabbè, entri nel mondo BMW di spie accese, eccetera, Eh, quindi a posto ho detto Porsche, almeno vai sul sicuro. Probabilmente non resti a piedi, a parte quella serie ovviamente che sappiamo che sfonda i motori, ma va bene. esatto, sì. Comunque La vedo GT3 è un altro motore. sì, 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 esatto. Posta, E è una sul scelta Beast, totalmente razionale. sul Beast vedo che dice Peppe scelgo te, no? Peppe, io ha dato voce alle mie parole quando ho detto scelgo, evoco Peppe per la seconda domanda. Ecco. allora, mo comincia a essere un pochino più ostica. Cattivella. Allora, qual è l'errore più costoso assurdo che hai mai fatto con un'auto? Ah. Ah, Cioè, in quale palo, albero, qualcosa? no, Marciapiede. Vabbè, Ma si è frizzato Marco, non Peppe? ho memorie. È perché quando è battuto la testa ha cancellato. Bravo, allora sì. Ho visto una schermata blu della morte, ho visto una blue screen of death a un certo punto, Marco. Si sono stoppati pure i video dietro a te a un certo punto. Ma un po' di girate a 360 gradi, quelle sì, però sempre a vuoto. mm, Fortunatamente. Beh, no, ma su vabbè, questo non per forza fortunatamente sì. Fortunatamente. costoso. Infatti l'abbiamo detto, non per forza costoso. Qualche cappellata sostanzialmente. Sì, sì, che diciamo magari sopravvaluti una curva, un ingresso e poi ti giri.
E poi fortunatamente chi frequenta tanto pista riesce anche a prendersi dei discreti margini, tutto sommato, per evitare Sì, problematiche. Quindi su questo c'è anche da esatto, dire che uno si prende dei margini. Poi quando facciamo le prove per elaborare, le macchine non sono neanche nostre, quindi esatto. Vabbè, evitiamo. No, a volte sono anche delle auto piuttosto impegnative dal punto di vista del costo dell'elaborazione o Ah, dell'interesse sì, sì, storico. sì, 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 sì. Quindi, buon. ok, Peppe, andiamo alla vai di prossima. terza perché questa qua non mi ha dato soddisfazione, Mm, Marco. Diciamo che puntavo a cappottare la Spring, ma non ci sono riuscito. Quella sarebbe stato divertente. Io ho dei video che ho mandato ai ragazzi in redazione di me a 125 con la Spring e stavo per decollare. Io invece sono andato dovrei... in 5 facendo così sul dritto e si ondeggiava tutta. E il bello che anche da fermi era così, la gente rideva, era bellissimo. Sì, sì. Che Vabbè, Qua meraviglia. hanno capito che devono un attimino irrigidire gli ammortizzatori, ma anche sul raccordo faceva così, Sì, sì, ma infatti un'esperienza. era abbastanza pietoso come Ma fatto, come Marco, tu devi, situazione. devi sapere, a parte che ci abbiamo, cioè dovrei avere da qualche parte, ma non lo riesco a trovare, il video tipo di Claudio che sta dietro a un camion per risparmiare autonomia. Ah, vabbè, quello lo faccio pure io, Sì. Eh beh, ragazzi, ma a di E prescindere necessità dall'auto virtù. elettrica. stavo organizzando una live dentro la Dacia Sfrutta la Spring. scia, cioè quello è uno state of mind, ma No, con tutti i mezzi, ma, Quello sempre. tu quello non lo sai, sempre. stavo Cioè, organizzando una grafica per fare una live dentro la Dacia Spring. Eh sì. ok. Sì, Peppe Però organizzò poi un era green un po' screen. complicato. Sì, sì, Peppe organizzò una specie di green screen, una cosa con una cosa con la grafica con me e lui messi al posto conducente e passeggero. No, guarda, ti lascio immaginare che cosa ne sarebbe uscito improvvisamente. Buon. Vai Peppe, vai con Allora, le domande. adesso c'è una domanda. Secondo te, qual è la peggiore auto in commercio? Ah. Credo le DR perché insomma non se ne parla bene. Per fortuna non l'ho mai provate. Guarda, non ti sei perso nulla, eh? No, lo so, diciamo le fonti accertate dicono che non è almeno le prime, non le ultimissime. Però guarda, Fino alla allora, DR4, tipo queste intermedie, dai, come possiamo dire. io ho La 6 già è un'esperienza più nuova. personale. Io ho tristemente un'esperienza personale. So di pedali del freno che a volte ti lasciano, cose così. Vabbè, quello anche sulla Xiaomi. Sì, quello è un altro discorso. Là sono i freni che proprio si esplodono. C'è qualche nostro collega che l'ha avuta, diciamo che ha avuto qualche diatriba anche con delle auto ex europee, ex leggere, e diciamo non se l'è vista forse benissimo, eh? Ah, sì, 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 che finiscono in S. Sì, 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 esatto. Ad ogni modo, io ho un'esperienza diretta con DR, sai? ecco. Una DR6, Ah, quindi già di queste ultime. Mhm. sì, ma non la Sì. 6.0, la 6. Ah, c'è differenza. Allora, per attendere una frizione ci sono voluti 4 mesi, Ah, quindi vabbè, vabbè, sì, sì, sì. una frizione. Sappiamo l'epopea dei ricambi, però Ed è hanno un anno e capito. mezzo, ed è un anno e mezzo che quel cambio manuale viene utilizzato prima, seconda, quarta, quinta, sesta. Mm, perché non c'è la terza? Perché la terza è maciullata. Perfetto. Quindi prima, seconda, quarta. Con la fortissima e calorosissima raccomandazione di non provare a innestare la terza. Altrimenti, Boh, altrimenti esplode, mi sa. Non ti saprei dire. vabbè, ma potrebbero fare una modifica alla Tsuchiya, mettere una terza e mezzo. Ma Mm. Lui aveva fatto who, questo esperimento sulla sua who 86, knows? aveva messo la quarta e mezzo. La quarta e mezzo. Bellissima. Che meraviglia, che Alla meraviglia. fine non aveva portato praticamente a nulla. No,
Vabbè, ma tra l'altro una marcia pure lunga, è già la quarta, quindi che tu metti una quarta e mezzo. No, pensavo, Ma, perché si rovina sempre la terza? ma secondo me è la più usata, Perché perché... la butti dentro di cattiveria, così, pam! No, no, a noi si ruppe nella 488 la terza. Sì, 2 vero. volte. È sempre di cattiveria. Perché usi la Comunque paletta, ci fai passi pam! sempre, la terza ci passi sempre. Sì, sì. Sì, alla fine sì. È una delle marce più innestate probabilmente. Un Perché sacco di anche, curve le fa in terza, eh, anche in anche pista. magari ti fai il terza, quarta, seconda, cioè il terza, quarta, quarta, terza, seconda, seconda, terza, quarta, cioè ci passi Capito? sempre alla fine. Sì, ci passi sempre. La marcia di sfogo, La marcia di sfogo. lo vedi? Ecco, vedi, ci sono le marce overdrive, le marce di riposo e le marce di sfogo. Di Ma sfogo. oggi abbiamo trovato le marce di sfogo. Questa è Esatto. bella. Comunque, Cioè, Giubis dice quindi anche... La S sul cambio automatico è sfogo, giusto? esatto, esatto, quella Sì, sì, come la R è razzo. esatto. E, tra l'altro Giubis dice, mia nonna diceva, non si usa la terza nel paese. Giusto, quindi è inutile, ha senso. E, grande punto, si sganciava la levata del cambio. Sì, ma anche No, sulle auto, questa... su quelle moderne, anche le Y, queste qua, non l'ultima, ma tutta quella famigliola lì succede Beh, ancora. ho capito, Vabbè, ma ma la... sarà successo tipo a 150.000, 200.000 chilometri, spero. Raccontaci, Speriamo. Esatto, dici di più di questa cosa. ma scendendo E... dal passo, però aspetta, lei è sempre qua il discorso Non lo del so, Bernina. questa cosa siamo in attesa di avere specifiche Ricordiamo che ha merito. piegato fantomatici braccetti posteriori e È arrivato sganciato corte del cambio, che quello però è camberato già più positivo, plausibile. è Camberato arrivato camberato. positivo, modalità Vediamo. petto. Flavio dice le meglio grattate le ho fatte in terza. Sì, ma infatti ma perché è una marcia in diretta. Alla fine il seconda terza è un passaggio indiretto, non è un passaggio diretto come il prima seconda, il terza quarta e il quinta sesta, no? E poi potete fare un nuovo manuale per la scuola guida. Ragazzi, Ditta questo potremmo... demolizione. un manuale scuola guida secondo Motorcast. Potremmo... Ditta demolizione. Oh, Cognato, meno macchina di che aveva meno di 50.000. 50.000. Madonna. Tuo cognato guida con la mano sul cambio? È vero, perché tenere la mano appoggiata fissa sul cambio è deleterio. Disdicevole. Sì, Ma, poco elegante. ma sai che Toretto infatti non si capisce come fa andare ancora in giro. un ragazzo della Federico II è stato Mm. assunto da Alfa Romeo perché, ce lo raccontava il nostro professore, perché praticamente fece uno studio di tolleranza e lui aveva un Alfa e gli piaceva guidare con la mano sul cambio, però gli dava fastidio che vibrasse. Ha fatto uno studio Ah, delle tolleranze per togliere quelle vibrazioni, ha fatto la tesi di laurea su questo e l'hanno assunto anni fa in Alfa Romeo. Ha tolto le quando ancora... vibrazioni mettendo la mano sulla leva del cambio, chiaramente. No, no, poi con lo studio delle tolleranze, quello ha fatto qualcosa più ingegneristico. Sì, Infatti il suo gadget era un contrappeso a forma di mano per quando tu la togli. Rimaneva questo contrappeso a forma di mano. esatto, che piazzi lì. Esatto, è un po' tipo la mano degli Adams, no? La Allora, metti Afram là. ci fa una domanda interessante ma incompleta sotto un po' di punti di vista. Allora, ma ragazzi, quali sono gli aspirati sotto i 35-40 mila con più coppia? Mazda con nuovo 2005? In realtà, sai che in termini puramente di coppia è andato a perdere rispetto al 2000. Infatti, Ha perso 10 Nm di coppia. No, no, qualcosina. No, no, aspetta, sto Ma, scherzando. Ha perso 10 cavalli, no, ha guadagnato di ma coppia. scusa, col nuovo... no, che io credo lo Sky Active X ce n'abbia di più, dovrebbe stare 213, una roba del Sì, genere. il 186 cavalli. Vabbè, sì, ha Sì, più potenza l'ultimo. e più coppia. Sì, Ma sì, sì. scusa, ma non sono passati adesso al 3000? No, No, Ah, il 2005, quello benzina che ho fatto anche io la eh, comparativa con la CX-30. esatto. ok, allora mi sto confondendo. Ero convinto fossero passati dal 2.5 al 3000. No, dal 2000 al 2005. Ah, ok, ricordavo male. Hanno fatto 2150 cavalli a 2540 cavalli. Però mi pare che il 258, sto 2005 vedendo, no, mi sa che ce n'ha comunque di più, 258, 2000 Sky Active Mi pare che il X. 2005 ha 238 Nm di coppia.
2,58, vedi, SkyActiv-X 2,13 mi ricordavo. No, questo no, il Ah, 2000, no, 2,40, no, SkyActiv-X 2,40, l'altro è 2,58, vince la 2,5. vince la 2.5 e ricordavo il 2.13 della 2000. E vabbè, ma lì la cubatura fa tanto, eh. Cioè, il 2005 è Sì, tanto. Lì la cubatura fa tanto, tanto, tanto. E però ecco, però con più tanto coppie basta che prendi già un aspirato. 3000. Sì, diciamo che dovremmo dare delle limitazioni, un range di cubatura, Per quello dicevo, è troppo generico così, perché altrimenti ecco ti prendi il 4000 Flat Six della Porsche che ha aspirato. appunto. Non Sì, solo, o il V10 5002, Lamborghini. anche, il V10 Lambo è aspirato il 5002. Quindi diciamo, è vero che però quello non è più in commercio, è stato sostituito, però Mm, mm, diciamo, mm. è un po'. Però dice sotto i 35.000, 40.000, diciamo ha dato un limite, i 35-40.000 Sì, euro. Eh, ma guarda che in realtà sono ma poche aspirati proprio le grossi non ci aspirate. sono. Sarà Eh, qualcosa giapponese sempre, tipo Subaru, questi qua, però non nel nostro mercato. C'è il 2.5 pure Subaru in America. sì, ma E... così come nel 3000 nostro mercato. V6 aspirati esistono ancora? C'è qualcosa? Mi sa sempre Toyota, uno di questi. Ma sono comunque delle mosche bianche. Che poi, tra l'altro, il 2005 negli USA lo fanno e Mazda lo fanno anche turbo. Esatto. Che pensi Eh. che non ci ho pensato? La macchina di Toretto ha tipo 36 marce e il cambio Sì, tra dell'embene. l'altro Vabbè. automatiche, è bellissimo, e fanno inutili passaggi di marcia Beh, esatto, sì. nell'automatico, che poi arrivano fino a E, 3 marce quelle. tra l'altro, aspetta, dice Ross, dice se non ricordo male, era andato che si allentava il fatto della leva del cambio. Quindi Se non ricordi plausibilmente era questo male che era faceva sì, saltare. sì, è Boh. una cavolata. Sì, sì. Sì, sì, sì. Boh. Poi, domanda ignorantissima, un po' fantasy. Avete mai guidato un'auto con il NOS? No. Io ho guidato una che aveva iniezione acqua etanolo, ma NOS no. Lo sai, forse nemmeno io. Non Ma no, boh. da noi è difficile che ce le portavano, perché se ce l'avevano non ce lo facevano fare. Era sì, ma era roba da drag. Sì, sì, sì. Queste cose alla Fast and Furious nella realtà poi non esistono. No, no, sono chiaramente Sono molto tutte auto da romanzate. drag, chi ce l'ha è perché deve fare accelerazione, Ma anche ma, perché ma tecnicamente su pista. un'iniezione di potenza così improvvisa come quella che ti dà il NOS è controproducente perché se basta, sai, con le ruote un po' girate in curva Sì, sarebbe sì, inutilizzabile. Mhm. sì. Non avrebbe senso, quindi è comunque tutto un qualcosa per andare dritti, sul quarto di miglio, ecco. Poi Mitsubishi, Honda e Subaru una coppia sui 150-190, invece Mazda fa ben più, mica 240 Nm. 2,58, 2,40 è Eh, la 2000, la è la, X. è la 2000 Skyactiv X, la Skyactiv G col 2005 fa 2,50. E allora, 2,58. leggenda narra che mettendosi in scia si ricarica grazie alle combo, è vero? Che senso si ricarica? Quali combo? No, è il NOS. Leggenda No, non l'ho narra? capita. Ah, nei videogiochi, sì. Tipo Ah! Need for Speed, Asphalt, sì, sì, confermo. No, io Forse più Asphalt, mi sa che sta dicendo. non sono di quel versante, quindi non Sì, so. sì, sì, vedi. Vedi Need for Infatti, ragazzi, Speed. Need for Speed. Dice, vedi, ormai ramifichiamo. Siamo È vecchia spostati. scuola, Sì. bravo, bravo. Buono, ma piuttosto, Peppe, Vai. Altra domanda? dai, Collegata a io, quella di io- prima, io direi che Eccola possiamo, lì. possiamo peggiorare, possiamo ancora peggiorare. qual è l'auto peggiore che hai provato? Ecco, lo sapevo. Eh, vabbè, ma te la dovevi aspettare, Marco, una domanda del genere. Puntavo la migliore. No, no, beh, sarebbe stato troppo semplice, invece no, devi sputtanare. Ah, oh, video vuole rispondere. Vai, fa prima lui così ci penso bene. Guarda Marco Vai, come vai, vai, tergiversa Ovidio. per prendere tempo. Allora, guarda, nel frattempo che scrive video, io racconto un aneddoto, un'alfa recente. No, però sta Ah, vabbè, punzecchiando. o la cosa, La Junior.
Sì, me la chiamo sempre Mito, la Junior, sì, sicuramente, dai. Io Però avrei guarda detto che più la tonale. la veloce Mm. 280 cavalli va tanto bene. Mi manca, mi manca. Infatti Guarda, non ho dubbi che quella possa funzionare. quella va tanto bene, ma ha un differenziale che lavora da Dio. Io mi Mm, sono sbalordito. Centro curva, volante girato ben più di 90 gradi, dai tutto gas, anziché andare dritta, chiude. figo. Spaventoso. Sì. No, tanta roba. Invece io su questo ho un aneddoto. Evento stampa Mahindra Ah, al, vabbè. Ti al dirò, la caro... curva non è neanche male. Aspetta, Tu hai ma la provato curva... quelle più grosse. Ah, aspetta, quella in pista. Esatto, esatto, se ti ricordi a Franciacorta. Allora, Cub 100, Xub 500, entrambe. Io non mi sono mai trovato più in Secondo difficoltà, me è in peggio la pericolo. XUV. In pericolo. Non mi sono mai sentito così in pericolo come in quella situazione, perché è vero che non si portano quelle auto in pista, è vero che a noi ci raccomandano di non fare coglioni, ma è anche vero che noi da buoni coglioni facciamo quello che siamo abituati a fare e quindi cominciamo a fare i dementi in pista. Se ci dai una macchina, Sì, può essere sì. anche un carrettino, c'è gente che usa le soapbox race con la Red Bull e testa a Bellissime. uccidersi, cioè, voglio dire. Sì, sì. Noi con una XUV 100, una XUV 500 e un QV 100 in pista a Franciacorta ci stavamo per uccidere. Io non ho mai visto delle reazioni di coppia allo sterzo così forti quando prendevo un cordolo come quella macchina. O sentivo lo sterzo Infatti non li probabilmente devi svitarsi. prendere i cordoli. No, io sentivo lo sterzo svitarsi. Io mi sono sentito seriamente in pericolo su quelle auto, in quel contesto, in quel contesto. No, io la QV 100 l'ho provata, mi sa addirittura in 4 all'ISAM, ma non è malvagia. Meglio della Spring come assetto. Ma allora, quello sì, però Perché comunque è grossa, cioè non sembra, ma quella macchina è enorme. È larghissima, altissima e sembra piccoletta. allora, ha però delle proporzioni a svantaggio, fa molto ambulanza, Sì, sì. non ha delle proporzioni molto vantaggiose. Cioè, Tra l'altro, sì. è tipo un Ducato H2 E L3. ancora, bravo, è zippata. Esatto. Cioè, è sproporzionata, sì, sì. Tra Esatto, l'altro, bravo. dicevo, Afram ha tirato fuori una cosa molto interessante che io in vita mia ho visto solo una volta verde Mio per Dio. strada, quindi qualcuno l'ha comprata. E sarei curioso di Eh, provarla. Secondo me non è malvagia, perché comunque si basava su un'idea interessante, diciamo, doveva essere anche abbastanza leggera, quindi non è la peggiore. io so di uno stock di QV100 che è stato messo in vendita ultimamente. No, no, io guarda la MPM Motors che ha scritto Afram. Quella, Ah! quella. Ma quella è più Sì, rara ma tu della non... Zonda, cioè è assurda. Allora, aspetta, tu non ci hai dato la tua risposta però. E diciamo quella che allora Mo ti do un potrebbe. aiuto, ti do un aiuto. Per farti capire l'idea della domanda, e vediamo se Peppe è d'accordo con me, è quella macchina che tu quando ci ripensi, che hai posato le tue terga per una volta nella tua vita sul suo sedile lato conducente, pensi che cesso che ho guidato. Ma ultimamente è difficile, proprio così, no? C'è quella che più puntavo a scaricare, diciamo, che dico no, no, ti prego, non la voglio. Allora, è vero che oggi tutte le auto hanno un livello medio almeno Ha accettabile. elevato, sì, Ok, sì. almeno accettabile. Però Beh, mi ma anche aspettavo. magari una macchina retro che era proprio inguidabile, dici ma come facevano a portarle queste macchine? Non lo Sì, so. vabbè, la 600, quella lì Abarth, ok. No, è recente, diciamo, la sua naturale evoluzione. L'auto più scomoda che abbia mai guidato è tutta sbagliata, tutta, Sì, tutta. sì. Cioè, tu E- considera, tu stai seduto nello sportello e lo sterzo è tutto sulla destra, verso il centro sì, dell'auto. Il sì. sedile è scomodissimo. Dopo un'ora di viaggio mi sono dovuto sedere tipo per un'altra ora per riprendermi. Tra Il l'altro seduta contachilometri stretta. sballa di 14 km orari. A quanto? A 130? No, a 231. Velocità massima. Ah, ok. Sì.
Tra l'altro sedile stretto, non adatto a chi è un po' più grosso. No, ma poi i scivoli, c'è una specie Sì. di poltroncina, non ha senso. Oh, aspetta che c'è... Vabbè, innanzitutto c'è il Beast che dice io me ne stavo uscendo con una lavasciuga, lasciamo stare, va, stavo facendo lo sportivo alla 9:30. Poi c'è Flavio che invece dice pure il carrello della spesa ha l'assetto meglio della Spring. E Ross che dice Beh, vogliamo più mettere in rigido. esatto, sì, quello è proprio. Ross dice ma vogliamo mettere in confronto la Maruti Suzuki? Ma Però quella è un'auto di Dio, cioè esatto. rispetto a quelle che stiamo dicendo. Cioè, quella è una signora auto. Eh, Però c'è il buon Afram che ci dice Citroën Xara Picasso, ma per l'imbarazzo che aveva a guidarla a 18 anni, sì, però è sì, le prime, comodissima. quella Ovetto, Ho capito, però quella ha quella del fatto storia 98. in quanto a Design. volumetria e a comodità ha fatto storia. Guarda, le Citroën di un tempo, dal punto di vista comfort, erano definitive. Sì, ma ricordavi la pubblicità della Xara Picasso? Che c'era quel robottino che andava a scrivere Picasso e poi buttava il pallino della I? No, lo Sì, lanciava, te la ricordi la sì, pubblicità? sì. Che meraviglia, mi stanno venendo dei flash in mente spaventosi su questa cosa. E c'è anche Lemolludo, Peppe è tornato anche stasera. Cioè, Marco, tu stasera hai evocato veramente I dei potenti ritorni Se, storici. spiriti. se torna Lemolludo. È vero, Ludo, buonasera. Cioè, il cuoricino di Peppe è di default in pratica, adesso che sei tornata. E allora, stasera sei arrivata un po' prima rispetto al solito. No, la Multipla è una dei migliori Fiat di sempre, a parte il design. Ma no, è vero, cioè ci Ancora sono, camminano, quindi ci sarà un motivo. ci sono tassisti che la amano, farebbero le Eh, carte false per averla. sì, sì, ma io ho visto No, Multipla a metano con 600.000 chilometri. no, guarda, c'è l'Evoluto che si è anche Allora un abbonata altro. grande. Sì, si merita, si Tre, merita un tre- altro tre cuoricino di Peppe. abbonamenti qua, poi passo per la Tre. percentuale. Adesso passiamo sotto banco, Sì, Marco dopo mi sì. lascia il suo IBAN. Ecco, 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 ecco. E dice Giulbist, dice, ne ho vista una Sì, sì, preparata quella di rossa, multipla e quelli sono sì. degli YouTuber francesi. Sì. Follia. Ma nel tempo comunque la multipla ha C'è anche quella di stuzzicato, Concrete, che è eh, una multipla. ma, ma ha stuzzicato varie fantasie la multipla nel tempo, eh. C'è stato qualcuno che ha osato, ci sta, ha senso. Sì. Però, che ricordo che mi è sbloccato, dice Flavio, sul fatto della pubblicità della Picasso con il robottino che andava a scrivere, Eh. diciamo, la scritta Picasso. Allora, ci sono rumor su di un ritorno, vi risulta? Ma ogni tanto torna l'ipotesi di una multipla, no? Ma non c'è nulla No, di... secondo me non avrebbe neanche No, senso nel mercato di oggi. Forse in Giappone per quelle stramberie così, ma no. ma plausibilmente si andrebbe a sovrapporre troppo adesso nel listino di Fiat. Probabilmente non avrebbe granché senso. No, Non a lo meno so, che non però tirano fuori l'ennesima stella medium, no, richiamando la no. multipla, è probabile che riciccia fuori il nome, ma è una macchina completamente diversa. Sì, 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 diciamo no. Dovrebbero farla brutta uguale e sarebbe complicato. Probabilmente, quindi soprattutto quella Un ma in resto realtà allora mod. devo ammettere che l'ultima generazione non era malvagia perché aveva i fari più squadrati, ma la prima che Sì, sembrava avesse quel rotolino di ciccia, è presente le persone quando hanno un rotolo di ciccia in più? Uguale. Cioè, anche io a volte quando, che ne so, ti pieghi e si fa quel rotolo di ciccia, sì, sì. uguale. In questo momento da seduto, me lo so, questo, E i e due penso a... faretti alati cos'erano? Esatto, bravo, esatto. Non lo so, Doppio mento. il doppio. A me sembrava una scarpa. Allora, stasera c'è eccola, eccola. Vedi al centro del rotolino c'era l'ombelico. Vedi, il Sì. logo Fiat era l'ombelico in questo Sì. caso. Ah, quindi, Meraviglioso. oddio, quelli sui capezzoli, tipo. No, no, assolutamente. Quello no. Comunque, allora, vedi, stasera siamo passati dal politically correct al body shaming
Inizialmente anche un po' di patriarcato, probabilmente c'è stato, potremmo definire qualcosa del Velato, genere. velatissimo, Sì, velatissimo. velatissimo. Cioè, come vedi, stasera stiamo toccando dei temi sensibili. Cioè, vedi questa live. Salutiamo chi è appena entrato in live proprio. I giapponesi potrebbero sfruttarla per l'ennesima follia, molto senso. Cosa ci state facendo immaginare? Vedi che Flavio mi segue che ha parlato del concrete. In realtà non è che ha infilato, cioè è una multipla sopra una 330. Sì, 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 hanno È uno swap sovrastrutturato. di carrozzeria come piace tanto agli americani. Sì, ma invece vi dirò, a proposito di cose invece fatte in modo strano, e poi dico questa cosa, sicuramente genererà un flame, ma non voglio perderci troppo tempo perché abbiamo altre domande. Possiamo Ecco. ancora, possiamo ancora scendere, sappiatelo. Vogliamo parlare del Renault Espace col motore Formula 1? Bellissimo, io l'ho visto pure dal Eh, vivo, stavo lì che sì, sbavavo. sì, sì, L'auto puoi dirlo definitiva. forte. Quella per me era una figa, cioè passando proprio dalla padella alla brace, quella secondo me era una figata colossale. Sì, sì, Cioè, visto che mi ricorda stranamente anche Gran Turismo, la Suzuki sì. La Scudo Scudo. Mike Speak Edition, che poi era un Vitara in pratica, cioè, Sì, perché in America si chiama Scudo, quindi sì, 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 montava il motore V6, che tra l'altro era un 2000 V6, cose un po' sì. folli, Delle e cose strane biturbo, tipiche. sì, sì. Che Tra bellissimo, l'altro che non mezzo era neanche bellissimo. ufficiale, Esatto, vero. era E del signor comunque, cioè, l'Evolude Monster. dice un ingiusto car shaming alla povera Multipla. Non è, cioè, vedi, la Multipla invece abbiamo detto anche che è molto O di comoda. car shaming. Beh, non è Ripeto, una capita. delle migliori Fiat anche rispetto agli Sì. standard odierni. Sì, 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 ma non è stata semplicemente capita, se non dai tassisti che la adorano e farebbero, Sì, ripeto, sì. carte false per averla. Che poi Honda la copiò, però non ebbe lo stesso successo. Quale? Se non ci C'era ho presente. quella a 6 posti, era sempre V qualcosa, non era la CRV, era aspetta, No, sai che non mi ricordo. Honda, Ma è quella sempre una sigla squadrata di queste. dietro piatta? 6 posti. FRV. FRV. Sì, FRV, era ok. l'altra concorrente 6 posti, Vai diciamo Peppe, tre affiancati. agevolaci Era foto Ho perché cercato, caruccetta ma ragazzi. anonima, FRV. Aspetta. questa è FRV. Sono curioso. Non la so, Oh, fatela vedere, dice Ovidio, vi vedi? dico che ho trovato Vai, una. vai. Ma che roba, perché parcheggi? Che c'è? Allora, è parcheggiato su marciapiede o sta Sì, bypassando una no, è rotonda? parcheggiata tipo in una rotonda, ma non solo. Aspetta, non la riesco cioè, È è una sorta di sporca. drift. Ma che- No, però questa molto meglio della multipla visivamente, dai. Molto meglio. Capito, è un po' anonima, è un po' stile Toyota Sì, di quel periodo anche, sì, tutte esatto. macchine che dimenticabili, infatti non se la ricorda Sì, nessuno co- tranne me. con quella calandra orizzontale cromata, con Ah, quelle sì, sì, strisce mettigli gli cromate, interni e pure Madonna quelli mia. hanno un loro perché. Comunque per Sì, sì, sì. trovarla ho fatto onda multipla. Ho scritto. Ma No! dai! Sì, guarda, onda multipla, Gli eccolo qua. interni erano stile jazz, diciamo, di quel periodo, erano un po' una Che Sì, grossa roba? jazz. sì. Dio. Ecco qua, onda multipla. Allora, il transito con il motore della XJ220 Top Gear, drift epico finito male. Ovidio vuole vedere la foto degli interni. No, ma guarda, so da paura, è Oddio. bellissima dentro. Infatti, Lemon Ludo dice: Mica malissimo questa, dai. Ma No, no, infatti. questa Però che vuoi? era anonima, quindi non, cioè, è sparita, non ha Eh, attirato quanto la ma multipla. plausibilmente non eravamo in Europa neanche pronti. Ho la sensazione che non eravamo neanche pronti per quella, eh. Poi c'era solo benzina, se non vado errato. No, c'era anche Eh, diesel, c'era anche diesel. Sì, sì, c'era anche diesel. eh. Allora, non era male esteticamente, no, ma infatti non male. Poi c'è Afram che dice off topic su auto sconosciuta, Suzuki Kizashi 2004 benzina, ve la ricordate? No, onesto io no. Io ho un vago ricordo, Sono... adesso me la vedo. Ma Se mo la che cos'è? cerchiamo. Ecco gli interni dell'FRV. Ah, sì, Che vabbè, ma bello. questa non arrivava da noi. Mio Dio. No, non la conosco proprio, sai, Kizashi, mai sentita? Adesso vediamo. Questa era praticamente la Baleno berlina. Ok, ok, ok. Era una roba del genere. Mm.
Sono curioso. Vediamo se Peppe Sì, se un Peppe ce l'ha già. attimo Vedi, Peppe è solo. la nostra regia, ecco, Questa quella è Tra una cosa l'altro no, un meravigliosa. attimo per i un periodo c'era capricci. stata, non so quanto è durata, sarà durata tipo un anno, In Europa. 2014, vedi? Anzi, questa Sì, qui? sì. Beh, sì. C'era. È la Baleno, sì, più o Di meno davanti pare un iniziava. po' la Golf 5, dicono eresia, però se vedi la No, GT un dai. po'. Guarda la mascherina, No. è scopiazzata para. Ma no, ma neanche, dai, è molto larga, cioè è più spessa. No, 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 no. Eresia. Manco la curva del cofano. Poi i fari sono a punta, invece quelli della Golf sono sempre stati tondeggianti. Cioè la 5 era proprio tonda, era curvi la Golf 5. Guardala di fronte, è la Bora, no, la Jetta, come cacchio era la Jetta già? Sì, La sì, Jetta, prendi sì, la sì, sì. Jetta, aspetta, Jetta di colore grigio è uguale, il frontale, trovati un Io frontale. sapevo che finiva male, sapevo che finiva malissimo. Comunque c'è un Lo- altro aneddoto sul Transit Jaguar, che quello era Vai. effettivamente un muletto della Jaguar, non è una cosa fatta tanto per Top Gear. Praticamente, e tra l'altro monta, mi sa era già il motore della Metro quello, non è il V12 come doveva essere. E praticamente per non farsi notare, a parte che poi se uno vedeva i cerchi, insomma, un dubbio gli veniva. Comunque Chiaramente. casualmente il passo era quello e quindi provarono tutta la meccanica su quel Transit e poi rimase Beh, come muletto. un po' come provarono a fare quando erano ancora in progettazione della Giulia con la Ghibli, Sì, esatto. alla fine, che però vedevi queste Ghibli con le ruote all'interno dei passaruota perché erano più strette e Sì, quindi sì. Poi cioè, stavano- c'era la prima X5 era praticamente no, questa non questa, no, Quella questa poi è vecchia. americana. Sì, sì, è Golf 5, sempre di quella Ah, serie. aspetta, Cioè, ho capito cosa intendevate. Ok. allora, io Ora sono stato subito. ripreso da Lemon Ludo perché dice era curvi, Claudio modera le parole per non fare car shaming. No, allora io contestualizzavo. No, Cioè, neanche curvi. Non non è, non era. è così sexy, tra l'altro. Vabbè. È Non male volevo fare car assemblata, la shaming. definirei. Ma peggio, questo tuo è più car shaming. Questa non è la 5, Peppe. Dato di fatto. No, Aspetta, questa la 5. Allora, Aspetta. vediamo. ma perché me ne Ma stanno figli quei uscendo cerchi, tante, che però mo non cos'erano? so di... Come te la posso mandare? Aspetta, Come Ma te vuoi. allora la io Anche passerei, condivido. via io però mail. aspetta, però io passerei a un'altra domanda, eh. Sì, intanto noi facciamo queste ricerche improbabili. Ma è per te la Allora. domanda, che cosa fai la ricerca? E te la deve fare Peppe, voi due state No, facendo, perché cioè, mo che iniziano cosa? quelle là di oggi. No, ma io ho avuto domanda. No, no. Allora, cari Ma spettatori, volete che andiamo avanti con le domande? sì, Siete anche perché ne curiosi di abbiamo sapere altre che 6, eh. domande? Ma puttana Eva, facciamo le due stanotte. Sì, sì. No, vabbè, No, Claudio, falla a noi la domanda. Vai, no, ma vai tranquilla, Lemon Ludo, cioè Ludo, vai tranquilla che tanto sono anche per voi. Cioè, se volete compartecipare e rispondere anche Eccolo voi, qua, trovata subito. Non c'è. Vai, ti sento. Allora, eccola qua, perfetto. Mo te la salvo. vedi Salva. Marco, c'è M Crystal che entra a gamba tesa dicendo nel caso fate la seconda puntata. Ah, sì, da paura. Come no? Questa E finisce allora, male. questa è Jetta 5. 5, la Faremo salviamo. faremo la puntata numero 2 con Marco Paternostro. Dai, allora ci Allora, riserviamo già da adesso un follow up. Vedremo, eh sì, vediamo più bisogna avanti. beccare un giorno che ci siamo tutti, E tutti perché. e due. Capito, se no facciamo la indifferita da qualche hotel. O assieme, o assieme. Ah, vedi, Madonna, qua citazioni estreme. Midnight Club 3, bellissimo quel Sì, 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 gioco. c'è di tutto. Paternostro, patrimonio, aspetta, devo leggere. no. Patrimonio Perché ci nazionale, sono perché troppi pat. nazionale? È un Perché, pat. perché nazionale me lo asterisca? Posso capire questa cosa? Ah, è vero, è un problema di. Sì, non puoi mettere nazionale. E perché? È volgare. Ah, giusto. Vabbè, Comunque, effettivamente queste 6 eh, domande ce le potremmo risparmiare per un'altra ora perché effettivamente siamo a meno 10, a meno che non siamo vogliamo andare un po' più se io, avanti.
Allora, secondo... No, 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 ma figurati, Giulbis, non ti preoccupare, beh, è Twitch che decide queste cose, boh, così random. Ma prima abbiamo detto di peggio, quindi... Ma è il tuo Ehm, Twitch che decide queste cose, è sì, il diverso. mio, boh, vabbè. Il tuo è parental Marco, control. Marco, ottimo elemento, seguo anche i suoi contenuti. Grande Marco, qui abbiamo anche un tuo follower. Grande! Allora, adesso Vedi, vi mando il i confrontone. nostri spettatori sono seri, vedi, Vedi, ragazzi, eruditi. i nostri spettatori estremamente di qualità. E Estrema allora io qualità. direi che tempo di una, forse anche due domande ancora ce le abbiamo, Peppe. Lo vogliamo fare? Tanto per la prossima live lo mettiamo sotto con qualche altra cosa. Io nel frattempo mi sono perso il mouse, ma ce la possiamo fare? È sparito. Ma infatti devi ondeggiare con gli Vedi, sì. è complicato fare live e poi mandare cose e fare, per questo ogni tanto mi assento. Sì, e tra l'altro Peppe ha 3 display, sappilo. Peppe Tecnicamente ha- anch'io qua nel mio piccolo. Cazzo, solo io sono il poveraccio con un solo display qua. Vabbè, ma io attualmente sto usando questo come displayino, però è fissato sopra quello Io? principale. Bravo. Ragazzi, non cominciamo sta Oh, sfida che vinco è io. ritornato, è ritornato. No, è risparito. Ah, ho capito. È il touch che gli dà fastidio, aspetta. Ah, ok, quindi è antipatico. Sì, sì, Peppe, abbiamo tranquillo, risolto. sei una fantastica regia, Peppe, sei. C'è Facciamo il Ludo. confrontone. Oh, stasera fai fare indigestione di cuoricini a Ludo. Se li merita. Stasera. È vero, hai ragione, hai ragione. Stesso telefono pure, dice Mario Orlacchio. No, è che in realtà i Samsung ormai gli esse qualcosa uguali. Ma perché funzionano? Io ormai sono passato a tutto Samsung. Sì, 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 uguali. Io sono sempre Quando stato funziona Samsung. io cambio totalmente anche, eh. E poi il pennino, grande cosa, ragazzi, il pennino. Esatto, infatti Va. sì, sì, Io, è io sempre ormai comodo. conferenza stampa, pennino, Bravo, scrivo via. Che gioia, ragazzi, che eccole, meraviglia. eccole. Guarda, le sorelle separate dalla nascita, ti è. Ma Mamma mia, la stessa macchina, cioè la in stessa. tutto questo tu stavi facendo tutte queste ricerche per mandare una mail a Peppe? No, no. Eh, Cioè, che tutto questo per vedere Le sorelle separate dalla nascita. Dio, Kizashi e Getta 5. Ma dove le hai Dio. mandate? E su Discord? Mi sa, non l'hai mandata a me. Come no? Immagino, Sì, sì. immagino qualche tuo amico che improvvisamente alle 22:52 No, si no, trova questa messaggio, come cosa. no? Ti è, Peppen. Non mi è Ci arrivato. stanno, ci stanno. Ok, no, è impossibile. Guarda, Samsung su software. Esatto, esatto. C'è. Vedi, vedi, c'è Julbis che dice Samsung su software ed ecosistema non si batte. Sì, ma Grandi, ormai grandi, grandi. No, ma ho detto io con la serie eh, Ultra, io col pennino ho trovato la mia pace, perché io ero amante della gamma Note, invia un ma messaggio, non ero riproviamo. mai No, riuscito a 4 carica prenderlo. file. Ma Non me l'ha perché non fatto, vedi usi che ti ho WhatsApp scritto. web, maledetto? No, loro avranno i miei dati. Ma tanto già ce li hanno. Glieli do io se non ce li hanno. No! È meglio di Android Auto personalmente, ma non devi usare Vero, queste cose. vero, CarPlay è meglio di Android Auto, comunque è vero. Perché il Questo lo dobbiamo 100% ammettere. delle volte lo attacchi e funziona, quell'altro va tipo Windows, un po' a Eh, sentimento. tipo Internet Explorer, a un certo Sì, punto. sì, sì. No, comunque questo è vero, è molto più naturale, ma perché mi pare che i livelli dei permessi Sono sono differenti. differenti. C'è proprio una struttura diversa tra Apple CarPlay e Android Auto, perché è proprio Guarda, il rapporto tra master e slave, una specie di una cosa del genere. Mi pare che Mhm, in un caso cioè tipo Android Auto, la macchina è master e il telefono è slave, mhm. e con CarPlay il telefono è master e la macchina è slave, una cosa del Ecco, genere. Comunque c'è una differenza netta, motivo avevi per il WhatsApp. quale va Sì. meglio. Poi, allora, accetta tutti i cookie. Vedi, Marco, No, il male, poi ti accetta i cookie. telefonano. Vai, mo gliel'ho Accetta. mandate a Peppe. Poi, Ok. perché usare quelle cose quando puoi installarti le app direttamente in macchina? Allora, questa per esempio è una grande cosa, motivo per il Dipende dalla quale trovo macchina. Android. Io per esempio trovo Android Automotive meraviglioso. Sì, 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 sì. Gioia, cioè finalmente, oserei dire. Gioia. Aspetta, facciamo così. Guarda, Questo guarda qua le era... gemelle.
No, non è questa perché avevo preparato un'altra Questa immagine. non proprio. Allora, vediamo la Devi Jetta. metterle affiancate. Aspetta, non le posso E mettere calma un affiancate. attimo, poverino. Potente regia, forza. Potente regia. Aspetta, mettere Guarda, affiancate te l'ho adesso messe è un pure po' una che complicato. guarda l'altra. Possiamo fare così. Allora, ma, Stessa ma, macchina. Guarda dai, che non pro. scopiazzatura. No, Il dai, single è frame. forzata. Suzuki. È Guarda, forzata. identica! È forzata. Guarda, la Kizashi sembra più la Lancer. No! Dai, avanti, vedi quella calandra che scende e poi la parte dei fendinebbia, no? Le mascherine dei fendinebbia molto piatte. No, guarda, sembra più la Lancer. Però ci sta pensando, guardatelo. Ci sta pensando. No, io rimango fermamente. La somiglianza! Grande Afram. La somiglianza c'è. È uguale. Cioè, Aspetta, chiediamo a Jessica qua di cambiarci i loghi. Metti il logo Volkswagen Madonna mia. su questa Suzuki. Ma noi non Vai. dovevamo fare ancora un'altra domanda. Mi Ma sa è che non ci bellissimo. arriviamo. Secondo Sostituisci me, il Lo sta facendo logo. apposta per non avere le domande scomode. sì, esatto. Peppe, io ho questa sensazione. Marco, secondo me Con sta quello. tergiversando perché ha il terrore delle prossime domande. Vediamo. Vediamo. Analisi. Mi dispiace, bastarda, non può farlo, vuole quell'altro. Vedi? Allora, tempo di domanda. Dai che abbiamo tecnicamente 4 minuti. E Marco, mi dispiace, ma ti tocca. Vai, una domanda. Migliore ancora XP, eh? Ah, io sono rimasto a Windows 10 principalmente perché non c'ho il TPM nel No, computer. ma quello si può Sì, girare. No, non ti perdi Vabbè. niente. sì, il TPMS. Sì. C'hai il monitoraggio pressione pneumatici. Allora, domanda. Canale nerd, ho voglia. Allora, vai, che abbiamo, Domanda. Allora, abbiamo Allora, 4 minuti, 3 minuti e Marco, mezzo. edit, vai, edit. ma Voi alla parlate che fine, io... ci sei, ma alla fine, tutta questa passione sì, per i motori eh. non è solo un modo elegante per giustificare un'ossessione un po' infantile per i giocattoli costosi? No, fidati che i miei giocattoli sono più costosi. Ragazzi, io a Marco l'ho visto tante volte improvvisamente nei duty free degli aeroporti comprare i modellini. Ho visto improvvisamente degli zaini pieni di modellini e ho detto: "Ah, ma che cazzo hai fatto, Marco?" E lui felice: sì, sì, eccoli. Non avete idea negli aeroporti, anche perché poi ovviamente dovete immaginare che la strana vita del giornalista auto è che ci incontriamo spesso in luoghi differenti dell'Europa. Cioè, mai a Sì, casa mia, mai a casa sua, mai a Napoli, mai a Roma, mai in Europa. Cioè, c'è questa cosa strana che quando ci vediamo siamo tutti da qualche altra parte. C'è tra l'altro Julbis che ti supporta e dice tutti adoriamo i modellini. vedi. Bene, bene. Dice Emilia F, dice bello. Sì, è curiosa come cosa Guarda, è praticamente. perfetta. Madonna, è perfetta. Mo te Dai, la veramente l'ha mando. fatta. Sì, meraviglioso. Ma io Getta no, io ti Suzuki. pugnalo con un'altra domanda. Vai Peppe, Suzuki. Allora, vai Getta. Peppe. Ci sta un'altra domanda perché dovrebbe esserci qualche domanda cattiva. allora, Marco, quanti Marco, soldi hai buttato in modifiche che servivano solo a fare rumore e a farti snotare al semaforo? Nessuno. è vero, questa domanda effettivamente, considerando quello che abbiamo detto prima, questa domanda non Zero funziona tuning. tantissimo. Vero. Ma Marco, ma tu la sai una cosa? Io con la Golf GT in tanti dicono: ma perché non l'hai elaborata? Lavori anche per elaborare? Io dicevo: sti cazzi, guido le macchine Sì, degli in altri effetti elaborate. siamo, cioè la mia è elaborata dal punto di vista di migliorare le performance su strada barra pista, tutte e due le Io Clio che ho, zero, io zero. ma al fine appunto migliorare in pista il tempo e non, cioè sfruttare meglio la macchina, perché l'assetto puoi fare gli angoli e abbassarla un pochino e renderla più rigida. Tutte cose che diciamo poi vanno a migliorare anche la dinamica di Trazione guida di pura, esatto. macchine
diciamo nate negli anni 90, poi leggermente perfezionate negli anni 2000, ma adesso sulle macchine moderne non c'è neanche più bisogno, diciamo, di fare queste cose, no? Ma ti dico, io invece zero. Zero zero. Poi le mie proprio Io... di motore zero. Sull'altra ho lo scarico, ma tanto perché volevo fare Ma... una replica della 182, visto che c'avevo i paraurti, quindi ho dovuto per forza fare la doppia uscita, ma è totalmente useless. No, io ti ripeto, sulla Golf 0, e infatti ho sempre detto, sti cazzi, tanto guido le macchine degli altri che sono elaborate, la mia la lascio Sì, sotto. infatti, non abbiamo mai avuto questo sfizio. O siamo a pancia piena, probabilmente. Sì, ma poi alla fine, ripeto, cioè è molto più facile fare danni che fare la modifica giusta, soprattutto Sì. sulle mie, quindi Golf già con la Allora, centralina, insomma, vai sicuro. c'è Julbis che dice Golf GT0 Turning, cattiva questa. Lemon Ludo, No, Lemon no, Ludo, no, non è che vero, non è dice vero. tutti adoriamo i modellini, ma anche a grandezza naturale non ci dispiacciono. Sempre io con la Ma scritta. costano. Sì, quello sì, purtroppo sì. Sempre io con la scritta e questo è tutto, agente, sotto al cofano, scompaiono. Oh, che spettacolo! Che spettacolo! Parliamone. Che meraviglia! Ah, ma alla fine, dai, ti concedo di farci vedere questa elaborazione che hai fatto di grafica No, vabbè, ma ha messo solamente il logo, non gli ho chiesto di fare chissà cosa, però è perfetta, c'è proprio Golf 5 tutta la vita, me l'hai guarda. mandata a Peppe. Certo, Sì, sì, arriva. Dai, perfetta. vediamo questa che poi sono le 23. Dai, È dai. lei! Mm, Guarda, Allora, potrebbe essere un'auto dei cinesi per quanto è che fotocopia. potresti cominciare a convincermi. Col logo Volkswagen, tra l'altro fatto di Vedi che merda, ci prende. Si è fatto di merda quel logo, però vabbè, sono Avrei dettagli. fatto di meglio io. Sì, probabilmente a mano libera avremmo fatto di meglio. Uh, però, ma Anche il cerchio ci prende tantissimo. sì, cerchio sì. Dai, posso concederti il beneficio del dubbio. Posso partire a concederti il beneficio del dubbio. Dai. Sì, sì. Oddio. Vabbè, dai. Allora, signori, mi dispiace per voi. Sono come nostro solito alle 23 e devo mettere un freno a questa puntata perché altrimenti io ho la netta sensazione che potremmo degenerare veramente tantissimo. Esatto, potremmo degenerare veramente male, 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 male. Ma questa sera la tavola rotonda ha trovato il suo Re Artù. Addirittura! Donna, Addirittura! estremo. Ah! Sei diventato la star della serata, Pater. Ai ai Eccellente. ai ai ai. E qua non ti arriva più il bonifico delle sub. Qua qua ti sei giocato il bonifico delle sub, mi dispiace. Finita, è Ah, finita. scherzi a parte, allora dai, con la promessa che proveremo a riorganizzare una live con il buon Pater, considerando che purtroppo siamo sempre in giro, tra l'altro lui più di me in termini di eventi stampa, ma io più di lui per tutt'altro. Immaginate che la prossima volta ci vedremo dal vivo è settimana prossima a Basilea, ne parlavamo prima, quindi sempre per il Un concetto di... fantastico aeroporto. Esatto, bellissimo, gioia. C'è Però io gente che almeno il passa volo anche diretto. da Amsterdam. O dobbiamo andare a Amsterdam, mi ricordo. No, no, è Basilea. È Basilea, è Basilea. Ah no, sono io che passo per Amsterdam, allora ritorno. Ah, vero, è vero, perché voi che O, andate o su Roma, qualcun altro, non mi ricordo. Cioè, qualcuno mi ha detto Amsterdam ma e non ti io mi sa che conviene tornare faccio su Napoli? Francoforte-Roma. Sì, fai Roma, Francoforte, Basilea e poi ritorno è Basilea, Amsterdam, Roma. A questo punto verifichiamolo, dai, come proprio cosa finale per far capire i nostri giri pindarici, Ma inutili allora, spesso. Marco, allora io in qualche live ho raccontato un mio fighissimo evento stampa a Valencia per una Smart Cabrio, una Smart Fortwo Cabrio, che io Mhm. feci Napoli, Monaco, Monaco, Zurigo, Zurigo, Valencia il primo giorno e il secondo giorno feci Valencia, Parigi, Parigi, Torino, Torino, Napoli. Esatto. Allora, ti Il- confermo che ho al ritorno Basilea Francoforte, Francoforte Roma, ecco cos'era. Invece no,
Altri passano ad Amsterdam, devo capire perché. Male, male, male. Malissimo. Forse i milanesi. Chi parte da Milano. Ma, Plausibilmente. Bon, vabbè, e vedremo. pensa che tu sei il 90% dei casi sei favorito stando nella capitale. Io invece, tornando su Napoli, ho Sì, sempre dei problemi. E beh, lo sapete, a volte vi lascio a Roma perché a Roma prendo la c'è quell'ora coincidenza in per più, Napoli, esatto. ma Esatto. vaffa a quel paese per mezz'ora di volo, 30 minuti di volo, neanche una cosa del genere, a Sì, quel sì, sì, paese. sì. Sì, sì. Allora, signori, io È direi un che per amico, questa è un live amico. numero 139 siamo arrivati Dov'è? alla fine. Ringrazio innanzitutto il buon Marco, ma ti segue questa camera? Posso capire questa cosa? Ma sei serio? Tecnologia! Ma Tecnologia! c'è un gatto È il mio lì! amico arancino. Sì. No, non farmi andare a prendere il mio Gandalf. Così lo mostri Voleva meglio. partecipare. Cosa? Ah, no, no, perché lui non ha collo, vuole stare sempre su di me. Non capisco perché finora non era arrivato. Vai, arancino, Ah, mostrati. che Sì! bello! Oh, Dolcetone! che meraviglia, anche il micio. Sì, sì. Vedo i Vediamo in vari saluti, bellezza. buonanotte e tutto. Allora, ragazzi, innanzitutto, Marco, grazie mille per essere stato con noi stasera. È stata una live illuminante. O illuministica. Esatto, bravo. Filosofica sotto certi punti di vista. Grazie mille per essere stato con noi con la promessa di Grazie a voi. tornare, magari in futuro, vediamo di riorganizzare. Non dico a stretto giro, ma vediamo quando sarà possibile. Quindi grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a tutti. Come sempre, grazie anche al buon Peppe, anche se stasera ha parlato di meno perché effettivamente abbiamo totalizzato, però Era è il stato boia. il Vabbè, nostro ho fatto le moderatore. domande. E soprattutto ci siamo salvati dalla Formula 1, sempre così. Eh, allora, ammetto che Però noi ero avevamo preparato, ho pianificato. visto gli highlights. Allora, avevamo pianificato di parlarne, Eh. ma come al solito finisce a schifio. Sì, cioè, però, allora, ci sono delle live nelle quali pianifichiamo delle notizie, ma la Formula 1 monopolizza. Stavolta invece è successo il contrario. Bene così, ci sta. Sì, sì, dai, Bene l'abbiamo così. citata all'inizio con quelle Lego e via. Esatto. Ci abbiamo citato la parte importante, evidentemente. Che ho anche quelli, tra l'altro, quindi prima o poi ne prenderò una di quelle. Beh, non saprei, eh. C'è anche Emilia F che dice una live curvi. Esatto, potremmo definirla una live curvi. Sì, Quindi esatto. grazie, detto il grazie a Marco, detto il grazie al buon Pep questa sera, dico grazie anche a tutti quanti voi che ci avete seguito. Stasera siete stati come al solito anche meravigliosi nei commenti, c'è stato chi si è aggregato di nuovo al canale, chi è tornato dopo tanto tempo, evidentemente ha sentito quest'aura paternostriana, ha sentito questa specie di Io vi richiamo, probabilmente. invoco. Esatto, bravissimo, ha imposto la mano, probabilmente, qualcosa del genere. E quindi grazie a tutti quanti voi per essere sempre il cuore pulsante di questa live. Ora vi do appuntamento a lunedì prossimo che sarà, ricordatevelo, vabbè, basta fare 12. 7 più 5 che fa 12. 12. Che fa 2, quindi appuntamento a lunedì 12, la live, cioè la sera prima, che poi il giorno dopo io mi avvicino a Basilea, invece Marco ha la fortuna di venire il giorno dopo, io sono stato costretto ad avvicinarmi il giorno prima per avere il diretto, ma appuntamento sempre qui, sempre alle ore 21, lunedì 12, mi raccomando, belli puntuali. Allora, buonanotte a tutti, buonanotte Marco, buonanotte Peppe, buonanotte a tutti quanti voi. Notte. Ciao! Notte, notte.